Buonasera a tutti, signore e signori. Desidero porgere il mio più cordiale saluto alle autorità civili, militari e religiose presenti, ai relatori, agli ospiti e a tutti i partecipanti a questo importante convegno. È per noi motivo di grande soddisfazione ritrovarci oggi per approfondire una pagina significativa della storia italiana. La vicenda del re Umberto II e la sua partenza dall'Italia in seguito all'esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Quel voto rappresentò uno dei momenti più delicati e decisivi della nostra storia nazionale. Dopo gli anni drammatici della guerra, gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica, determinando il futuro assetto dello Stato. Tutto ciò verrà approfondito dai relatori presenti a questo convegno. Oggi non intendiamo soltanto ricordare un evento storico, ma anche riflettere sul contesto politico, sociale e umano di quei giorni, cercando di comprendere le scelte, le tensioni e le conseguenze che hanno contribuito a costruire l'Italia contemporanea. Ringrazio sinceramente i nostri relatori per la loro disponibilità e competenza, certi che sapranno offrirci spunti di riflessione e approfondimenti di grandi interessi. Auguro a tutti una piacevole e proficua partecipazione ai lavori del convegno. Abbiamo il nostro sindaco Daniele Arnolfo, di cui chiedo un saluto. Grazie Branca, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Torre San Giorgio, nella nostra Pinacoteca Carlo Sismonda, il nostro luogo della cultura che oramai da 4 anni, quanti anni è? 4 anni ha preso, diciamo, il via con l'Associazione della Libertas. Beh, io ringrazio innanzitutto Branca perché in un piccolo paese fare cultura e fare eventi come questo non è semplice, quindi non bastano le strutture che sono importanti, non bastano gli eventi, c'è bisogno delle persone che si dedichino e noi nel nostro piccolo comune, contiamo solo 700 abitanti, abbiamo questa immensa fortuna di avere un gruppo di persone che ha sposato questa causa e io spero che, che continui sempre. Ringrazio poi ovviamente il professor Aldo Mola, del quale ci onoriamo sia il nostro concittadino e che si spende spesso per la cultura, non solo diciamo dal punto di vista sempre su temi a lui tanto cari, ma in generale spesso quando c'è da pensare a qualcuno che racconti anche qualcosa legato alla nostra, al nostro paese e alla nostra storia, pensiamo sempre a lui e ci fa sempre fare delle egregie figure. Quindi io non mi rimane che ringraziarvi e ricordarvi sempre che siamo a disposizione di tutti, non solo per questo evento, ma se ne organizzano tanti, quindi Torre San Giorgio e anche Casa della Cultura. Grazie a tutti, grazie Branca, grazie carissimo Aldo e grazie a tutti voi. Buon pomeriggio e buon convegno. Grazie veramente delle sue parole. Per noi è un onore avere il suo sostegno. Grazie per la vostra partecipazione e presenza e buon ascolto e passo la parola al professor Aldo Mola. Grazie. Bene. Io ringrazio vivamente il sindaco di Torre San Giorgio, Daniele Arnolfo, per essere presente e per il saluto che ha portato, così come ringrazio la dottoressa Branca Lore Müller, presidente dell'Associazione Libertas Torre San Giorgio, per la collaborazione nella organizzazione dell'incontro odierno, che vede la presenza di tanti amici, oltre che naturalmente dei relatori che via via verranno presentati. Ringrazio il collega Guido Ornato, che è presente anche a nome della consulta ai senatori del Regno, come anche il professor Giovanni Rabbia, che fa parte del Consiglio di Presidenza. Ringrazio vivamente
il gruppo Croce Bianca, presente con Carlo Braghero, e ringrazio Ezio Rosso, che rappresenta le guardie, l'Istituto per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, e che ha anche portato il ritratto di Umberto II e una divisa delle guardie medesime. Torre San Giorgio ha una particolarità. Nel lontano 20 settembre del 1993 intitolò una sua piazza a Umberto II, re d'Italia. Credo che sia un caso per adesso unico in tutto il paese. L'Italia ha circa 8.000 comuni, questo è l'unico che ha ritenuto di ricordare 10 anni dopo la morte Umberto II con il titolo che ebbe re d'Italia. Quando ci fu questa intitolazione, ci furono anche molte osservazioni da parte di autorevoli rappresentanti della, virgolette, cultura storica, che ritennero inopportuno ricordare quel titolo. Noi comunque lo facemmo, perché avevamo raccolto tutte le tutti gli altri pareri istituzionali, tutte le altre dichiarazioni che erano necessarie per la intitolazione. Come tutti sanno, intitolare una via, una piazza, eccetera, è sempre un problema molto complesso. Bene, non tocca a me, ma ai relatori, illustrare la figura del Re d'Italia nel quadro delle relazioni internazionali. Io voglio fare solo un paio di considerazioni. Abbiamo scelto il 13 di giugno perché è il giorno nel quale ci fu la usurpazione del ruolo del Capo dello Stato da parte del governo, che violando quello che era ormai una norma di legge che prevedeva che ci dovesse essere una adunanza per la comunicazione dell'esito definitivo del referendum, ritenne che fosse urgente comunque trasferire l'esercizio delle funzioni del Capo dello Stato dal sovrano al Presidente del Consiglio, che accettò questo compito. Inizialmente con un po' di imbarazzo, poi invece con un certo rigore e con anche un cenno polemico nei confronti di Umberto II. Abbiamo scelto questa data anche perché 20 anni fa, in questo medesimo giorno, venne organizzato un convegno a pochi chilometri da Torre San Giorgio, cioè a Villanova Solaro, e fu presente nell'occasione Sua Altezza Reale la principessa Maria Gabriella di Savoia, che mi ha incaricato di portare il suo più che caloroso saluto agli organizzatori, al sindaco e a tutti i partecipanti a questo incontro, rammaricata di non poter questa volta essere presente, ma è poi in attesa degli atti del convegno. L'altro motivo per il quale abbiamo scelto questo giorno, il 13, è perché ormai il 2 di giugno è passato da una decina di giorni e ci interessava anche verificare il tipo di ricordo che tra il 2 di giugno e oggi si è fatto della figura di Umberto II. Zero. I media lo hanno ignorato. Cioè è stato ricordato solo l'avvento della Repubblica, è stato sottolineato che grazie alla Repubblica l'Italia è diventato un paese democratico. Chi studia la storia sa che prima del fascismo l'Italia era un paese arcidemocratico. Come a Ferruccio Parri dovete ricordare Benedetto Croce quando nel dicembre del 1945 Parri si dimise ruvidamente da Presidente del Consiglio e per l'appunto polemizzò nei confronti del regime democratico italiano. Ora era una democrazia matura, parlamentare, con partiti, con organizzazioni sindacali, con una pluralità di voci.
Questo ritengo che vada sottolineato ed evidenziato. Un'ultima considerazione è questa. Nella Costituzione italiana, precisamente nella 15ª disposizione transitoria e finale, compare Umberto II, ma non per il nome, bensì per la carica che esercitava. È un aspetto, credo, larghissimamente trascurato, se non completamente ignorato dalla storiografia. Allora leggo questa 15ª disposizione transitoria finale, ma prima devo fare una considerazione. Come tutti sanno, recentemente, soprattutto il 2 di giugno, sono usciti come supplementi dei quotidiani una serie di volumetti, alcuni per raccogliere articoli già scritti come quelli di Ezio Mauro, altri invece per antologie, altri per ricordare le donne nella prima Repubblica, nella prima legislatura repubblicana e così via. È uscito anche per un quotidiano importantissimo un volume di quasi 500 pagine nelle quali si illustra la Costituzione. Curiosamente non si parla delle disposizioni transitorie finali, una delle quali, la più nota, è quella in cui si afferma che è vietata la riorganizzazione del partito fascista in qualsiasi forma e in qualsiasi modo. Stranamente, ma poi c'è la 15ª, che ricordo. Con l'entrata in vigore della Costituzione, 1° gennaio 48, si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, numero 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato. Questo decreto legislativo luogotenenziale era stato firmato da Umberto II, luogotenente generale del Regno. Senza quella firma del re, la Costituzione non sarebbe entrata in vigore, semplicemente. E i costituenti dovettero capire e accorgersi che dovevano evocare il re, perché diversamente tutto crollava. Il referendum era come inesistente, l'opera della Costituente era giuridicamente nulla e quindi la Repubblica si fonda sul re. Punto. Questo credo vada sottolineato appunto con, non dico un velo di ironia, ma per cercare di far comprendere, non certo ai presenti, ma ai sedicenti storici, che la storia d'Italia è lunga, è complessa e regge sullo Stato e sulla continuità. E quindi bisogna ricordare tutti i vari passaggi e non cancellare o condannare alla damnatio memoriae quello che è accaduto in Italia prima del 2-3 giugno del 1946 e soprattutto quello che è accaduto tra quel 13 di giugno e il 18 di giugno, seconda adunanza della Suprema Corte di Cassazione, il 19 di giugno, quando esce l'annuncio dell'avvento della Repubblica Italiana nella Gazzetta Ufficiale. E poi quando c'è la consegna dei poteri da parte di De Gasperi a Enrico De Nicola, presidente provvisorio della Repubblica, in cui si dice che tutto quanto è avvenuto dal 19 di giugno. E quei giorni, prima il vuoto, labili, cioè una sorta di nebbia. Allora credo che 80 anni dopo bisogna rimboccarsi le maniche e tornare a studiare veramente quanto è accaduto. Non ho altro da aggiungere se non di ringraziare i presenti e di invitare il professor avvocato Tito Lucrezio Rizzo a venire per la sua relazione. Il professor avvocato Tito Lucrezio Rizzo, come ben noto, è stato per 40 anni al Quirinale, è autore di una quantità rilevante di opere giuridiche e di storia,
e anche tradotte in Cina. Ecco, quindi vuol dire che abbiamo qui il piacere di ospitare uno studioso di valore veramente internazionale. Grazie. Nelle locandine che hanno a disposizione i traduttori sono elencati in ordine alfabetico, poi li riorganizziamo in ordine organico. Ringrazio vivamente il professore Mola che mi ha conferito l'onore e l'onere di essere il primo ad introdurre questo prestigioso momento di studio e di riflessione su di un evento che per lo più è passato in silenzio o, se è stato oggetto di articoli di stampa, si è trattato sempre di articoli abbastanza di parte. Il compito di uno storico è il compito impegnativo di studiare e di parlare sine ire et studio, quindi cercare il più possibile di essere non emotivamente estraneo alla narrazione, ma di cercare di non lasciarsi condizionare dai propri intimi convincimenti e avendo come bussola soltanto una spassionata ricerca del vero. Durante quella sorta di limbo istituzionale che si venne a creare dopo l'8 settembre del 1943, con il trasferimento repentino della famiglia reale da Roma a Brindisi e successivamente a Salerno, il Palazzo del Quirinale rimase nella condizione di sede vacante fino alla liberazione di Roma. La bandiera sabauda rimase sul torrino del Quirinale fino all'11 settembre del 1943, quando venne ammainata per scongiurare delle rappresaglie da parte tedesca. Dopo il congresso di Bari del Consiglio di Liberazione Nazionale, che Radio Londra aveva definito il più importante avvenimento della politica nazionale dopo la caduta di Mussolini, il 19 febbraio del 1944 De Nicola ebbe un drammatico colloquio con il re a Ravello, presenti la regina ed il ministro della Real Casa, formulando la proposta previamente accettata dai generali anglo-americani e dai rappresentanti delle forze antifasciste di nominare il principe di Piemonte luogotenente generale del regno. Ciò per superare le resistenze dell'interlocutore, restì ad uscire di scena e per consentirgli al contempo di non vedersi costretto ad una vera e propria abdicazione. Ciò permise, nel rispetto letterale dello statuto, di traghettare in modo tendenzialmente indolore l'Italia post-fascista alla democrazia, e questo prima ancora che il popolo fosse chiamato a pronunziarsi sulla futura forma di governo attraverso il noto referendum istituzionale. Tramite la luogotenenza era stata salvaguardata la dignità formale del re, nei confronti del quale De Nicola aveva configurato una sorta di responsabilità oggettiva nel momento in cui dovette chiedergli sostanzialmente di farsi da parte attraverso l'espediente giuridico che ho testé evocato. La sofferta determinazione venne ufficializzata dal sovrano nel suo proclama del 12 aprile del 1944, comunicando egli l'intendimento di abbandonare la vita pubblica e di nominare suo luogotenente generale. Scusate, ma qui c'è. Ecco. Il figlio Umberto, a decorrere dalla data dell'effettivo ingresso degli alleati a Roma. Il giorno successivo alla liberazione della città eterna da parte degli alleati, con il regio decreto del 5 giugno 1944, Vittorio Emanuele III si risolse alla nomina luogotenenziale, seppure con una formula che si prestava all'equivoco. Il nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia, principe di Piemonte,
è nominato nostro luogotenente generale. Sulla relazione dei ministri responsabili, egli provvederà in nome nostro a tutti gli affari dell'amministrazione ed eserciterà le prerogative regie, firmando i reali decreti. Malgrado questa pericolosa ambiguità, Umberto sgombrò il campo da ogni ulteriore fraintendimento con la cosiddetta prima Costituzione provvisoria, già evocata, il decreto legge del 25 giugno 44, siglato non come luogotenente del re, ma come luogotenente del regno. Quindi la fonte giuridica della sua investitura cambia radicalmente, statuente tra l'altro che dopo la liberazione del territorio nazionale le forme istituzionali sarebbero state scelte liberamente dal popolo italiano a suffragio universale, diretto e segreto, con un'assemblea costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato. Con questa nuova configurazione della luogotenenza venne meno la responsabilità del principe Umberto nei riguardi del padre, del re, con la correlata possibilità di un'eventuale revoca della luogotenenza da parte di suo padre. Contemporaneamente era avvenuta una novazione del potere luogotenenziale. Non era più il sovrano, bensì il governo ad esprimere il volere dei partiti sottoscrittori del patto di Salerno, la fonte del potere regio. Essendo rientrato a Roma dopo la liberazione, Umberto si era insediato al Quirinale, che idealmente aveva riaperto i battenti, che non erano mai stati chiusi in realtà, perché anche durante l'assenza della famiglia reale dopo l'8 settembre del 43 fino al 4 giugno del 44, erano rimasti alcuni funzionari ed impiegati del Ministero della Real Casa in una nebbia giuridico-amministrativa. Apro una piccola parentesi: i più anziani di questi funzionari e di questi impiegati, quando fu istituito il segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in qualche modo è l'erede repubblicano del Ministero della Real Casa, questi gentiluomini furono inquadrati nel nuovo personale della Presidenza della Repubblica. Il governo di Salò ignorò a lungo l'amministrazione di Casa Reale e non pretese dai suoi dipendenti, scusatemi ma dove siamo? Il giuramento di fedeltà che era stato imposto agli altri pubblici dipendenti. Circa le vicissitudini del Palazzo Reale, nel diario del conservatore del Quirinale, il commendator Villa, risulta che i due ufficiali delle SS, Kappler e Schulz, ignorando il cartello di divieto nell'ingresso timbrato dall'ambasciata tedesca, il 12 febbraio del 44 erano entrati al Quirinale, compiendo un'accurata ispezione ripetuta 4 giorni dopo, asportando vari oggetti, vini, liquori e generi alimentari, una vera e propria razzia. Il 23 marzo, dopo l'attentato di Villa Rasella, è ancora il diario di cui si discorre, essendo state ospitate al Quirinale alcune donne ferite, irruppero dei soldati tedeschi e reparti della milizia repubblicana minacciando rappresaglie. Il 24 il personale della Real Casa, che era rimasto nel palazzo, fu tenuto per 2 ore in ostaggio sotto la minaccia delle armi, mentre venivano compiuti atti vandalici dalla soldataglia nazifascista che costrinse a consegnare le armi i corazzieri. Per tragico destino, in quello stesso giorno alle Fosse Ardeatine venne fucilato il corazziere Calcedonio Giordano, medaglia d'oro al valor militare, parte della formazione partigiana che era stata costituita dal generale Filippo Caruso con dei militari dell'Arma. Il 5 giugno del 44, fuggiti i tedeschi, entrò al Quirinale Eugenio, duca di Ancona, e vi rientrarono anche numerosi funzionari e dame di corte che avevano finalmente potuto abbandonare i loro rifugi, accolti dalla presenza rassicurante dei corazzieri e dei reali carabinieri armati a presidio del palazzo. L'8 giugno arriva finalmente il luogotenente Umberto, atteso dai corazzieri in alta uniforme e dagli staffieri in livrea di gala.
Entrato al palazzo, il principe, ora investito di nuovi poteri luogotenenziali, nomina l'avvocato Falcone Lucifero nuovo ministro della Real Casa. Quasi 2 anni dopo, siamo al 9 maggio del 46, con decisione inattesa e comunque tardiva ai fini delle sorti della monarchia, il re si decise di abdicare in favore del figlio, che sarebbe diventato sovrano per un brevissimo arco di tempo, dati gli esiti del referendum, che si svolse di lì a breve, tant'è che è passato alla storia con il nome di Re di Maggio. La scelta di Vittorio Emanuele III suscitò le proteste di quanti al governo la ritennero una violazione della tregua istituzionale, a partire da Togliatti. Umberto assunse il titolo di re non più in base ad un'investatura concertata con le forze politiche, come era avvenuto con la luogotenenza, ma secondo regole dinastiche, in virtù delle quali la fonte del nuovo potere era tornata ad essere quella del sovrano uscente. Nell'arco di 2 anni, dal 44 al 46, c'era stato un turbinio giuridico costituzionale che avrebbe potuto diventare materia di studio per i cultori del diritto pubblico. Ma il presidente De Gasperi, in quello stato di nebulosità inquietante, con il mai sopito rischio di una guerra civile, seppe mantenere il consueto equilibrio. Il 10 maggio dette lettura al Consiglio dei Ministri della lettera che il re aveva indirizzato al governo. Ivi si riaffermava la volontà di osservare gli impegni presi. Nulla cambiava rispetto alla pregressa situazione che Umberto aveva gestito da luogotenente. In pari data, Umberto, su proposta del Presidente del Consiglio, sanzionò e promulgò un articolo unico disponendo che i decreti del Capo dello Stato sarebbero stati intestati ad Umberto II, Re d'Italia, così come tutti gli atti giudiziari ed amministrativi. Dopo l'esito del referendum, come è noto, in favore della Repubblica, il 2 giugno, il 13 giugno Umberto salutò i dipendenti della Real Casa convenuti alla vetrata di corazzieri, schierati al centro del cortile d'onore al comando del tenente colonnello Riario Sforza, mentre nei pressi dell'uscita erano disposti i granatieri di Sardegna di cui negli anni 30 il giovane principe aveva comandato la brigata. Allorché la vettura reale con lo stendardo sabaudo uscì dal Quirinale, corazzieri e granatieri gridarono per l'ultima volta: «Viva il re!». Tutti gli appartenenti alle forze armate erano stati sciolti dal giuramento di fedeltà alla corona, ma non da quello alla patria. Al Torrino fu ammainato il tricolore sabaudo. Quella mesta cerimonia di commiato, segnata da grande commozione, costituì il simbolico passaggio dalla monarchia alla Repubblica, di cui i corazzieri di granatieri furono i primi testimoni ed eredi, nella continuità tra presente e passato, segnata da una tradizione di fedeltà alla patria che trascendeva le cangianti forme di Stato. Durante il biennio della presidenza provvisoria di De Nicola e di Einaudi, i corazzieri ripresero le insegne e le uniformi con elmo e corazza che avevano dismesso la partenza del re, ora aggiornate con i nuovi simboli della Repubblica. Il 19 giugno del 46 fu abolito il Ministero della Real Casa, i cui compiti amministrativi furono transitoriamente affidati ad uno speciale commissario. Il 28 di giugno fu eletto il presidente provvisorio De Nicola, che preferì peraltro esercitare le sue funzioni a Palazzo Giustiniani invece che al Quirinale, sia per rispetto verso l'antica istituzione monarchica, De Nicola era monarchico, che per coerenza con quella austera concezione della funzione di coperta che lo indusse a rinunziare ad ogni onore. Il padre del diritto pubblico italiano, Vittorio Emanuele Orlando, nella seduta del 22 ottobre del 47 alla Costituente, rilevò l'esautorazione completa del futuro Presidente della Repubblica da parte del legislatore, poiché al nuovo capo dello Stato venivano conferiti dei poteri ancora inferiori a quelli del re, che ne aveva talmente pochi che lo chiamavano con affetto goliardico Re Travicello.
La Costituzione della Repubblica entrò in vigore il 1° gennaio del 48 e il Palazzo del Quirinale divenne da quel momento la sede ufficiale della Presidenza stessa. Il pomeriggio del 28 giugno del 46 nella piazza omonima arrivò lo squadrone corazzieri, che al momento avevano ancora l'uniforme dei carabinieri a cavallo, seguiti da un battaglione di granatieri. Aperto il portone principale, i due reparti, entrati nel cortile d'onore, si scambiarono gli onori militari mentre suonava l'inno di Mameli. All'interno del palazzo gli stemmi sabaudi vennero gradualmente rimossi dalle porte, dalle finestre e dai soffitti. L'11 maggio venne eletto Einaudi, con il quale il Palazzo del Quirinale tornò ad essere abitato stabilmente dal Capo dello Stato e dalla consorte. Circa la soppressione della Real Casa, la nuova dotazione fu particolarmente importante, tanto da redigere nella Costituzione un articolo in particolare, l'84, che dice: l'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Contro il disegno governativo mirante all'automatico passaggio dei beni mobili ed immobili della Corona alla nuova struttura, parlò al Senato Nitti. Nitti disse che, a parte la scelta della sede, perché il Quirinale è già sede di re dei papi, non avrebbe dovuto ospitare la Repubblica. Poi rilevò l'inopportunità di creare una struttura che, per dispendio di uomini e di mezzi, appariva in stridente contrasto con le ristrettezze interne del paese ed eccessivamente fastosa. Il 31 di luglio il relatore della commissione referente alla Camera, Ezio Modeo, mise in risalto la diversità che il Capo dello Stato repubblicano marcava rispetto al sovrano. Pertanto bastavano per il nuovo presidente il Palazzo del Quirinale e la tenuta di Castelporziano. In ottica di sobrietà fu ritenuta congrua la somma di 180 milioni, non per il presidente, ma per la Presidenza della Repubblica, stanziamento annuale. L'assegno personale del Capo dello Stato era di 1 milione al mese, 12 milioni annui. Sarebbe stato istituito il segretariato generale della Presidenza della Repubblica, come vi ho accennato, la novazione del Ministero della Real Casa. Il 6 agosto il senatore Lussu, disse che mentre Nitti riteneva dispendiosa la somma di 180 milioni per la dotazione del Quirinale, Lussu disse che la Repubblica, frutto di tanti sacrifici, doveva avere una sua dignità e quindi il popolo, per la sua massima rappresentanza, potrà fare anche dei sacrifici, ma intende esprimere la grandezza degli ideali che lo animano. Il 9 agosto entra la legge sulla dotazione della Presidenza della Repubblica, come accennato. La nuova forma non comportò, salvo quanto riferito, radicali modifiche nell'identità storico-artistica dei saloni. A titolo di esempio abbiamo il Salone dei Corazzieri, già Sala Reggia. Si può citare che è rimasto fondamentalmente tutto come era ai tempi della monarchia. Noi possiamo ammirare, per esempio, nel Salone dei Corazzieri il grande stemma sabaudo, al quale erano stati assunti a fine dell'Ottocento degli affreschi emblemi di tutte le città d'Italia. Ma voglio ricordare a quanti hanno già visitato o intendono visitare il Quirinale che troverete nelle sale di rappresentanza anche le vestigia del Quirinale dei Papi, dove molti emblemi dell'età pontificia sono stati rispettati. Circa la continuità o meno dei poteri del Capo dello Stato dal periodo regio a quello repubblicano, ricordiamo, concludendo, che le attribuzioni del Presidente sono molto più limitate. Il Re, come accennato, era titolare del potere esecutivo, era capo della giustizia che era amministrata in suo nome e partecipava alla formazione delle leggi con un atto di vera e propria approvazione.
Nella Costituzione repubblicana, invece, il Presidente non è vertice dell'esecutivo, non ha poteri di approvazione delle leggi e la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano. Nel concludere, ricordo a me stesso che ci sono due concetti elaborati dalla giurisprudenza romana, l'auctoritas e la potestas. L'auctoritas è la autorevolezza. Si può essere autorevoli anche privi di poteri incisivi sulla realtà fattuale. Ci viene in mente, per esempio, il Santo Padre. Il Santo Padre ha un'autoritas immensa a livello mondiale, ma non ha una potestas giurisdizionale. Il Presidente della Repubblica Italiana, del pari, non ha la potestas che aveva il suo predecessore, il re, ma noi sappiamo, e lo è dimostrato in momenti di vuoto della politica, di oscillazioni, di conflittualità, il fatto che negli ultimi anni ben due presidenzi della Repubblica, prima Napolitano e adesso il presidente Mattarella, sono stati confermati quali punto di riferimento e di stabilità per evitare che la confusione della politica potesse degenerare in una forma di anarchismo istituzionale. Quindi in questi casi eccezionali, de facto, la auctoritas, ancorché non volendo, si può tramutare in una potestas vera e propria. Grazie e chiedo scusa se ho approfittato della vostra benevolenza, essendomi dilungato più del passato quando ho avuto l'onore di intervenire a questi incontri. E grazie al professore Mola e a tutti voi. Bene, probabilmente si sente. Sì, bene. Ringraziamo tutti quanti, come già fatto con l'applauso, il professor Tito Lucrezio Rizzo, che ha evidenziato il turbinio istituzionale degli anni tra il 1943 e il 1948, ed è un richiamo forte a impegnarsi a cercare di coniugare la cognizione pubblicistica del diritto con l'approfondimento della storia dei partiti, della storia delle istituzioni e in definitiva della storia degli italiani. Ora, dopo questo eccellente inquadramento, ci sarà una panoramica della storiografia su Umberto II, con particolare attenzione per le biografie, e verrà illustrato dalla professoressa Canovi, che invito a venire. È una specialista in particolare di Gabriele D'Annunzio, ha pubblicato importanti volumi su D'Annunzio e il fascismo, su D'Annunzio e la massoneria, e poi si è occupata di Quasimodo, insomma è una esperta di storia e di letteratura. A te. Grazie. Prima di fare danni. Ok, grazie. Allora, ringrazio il professor Avvocato Rizzo per il suo intervento illuminante, che mi ha aperto la strada. Adesso un attimo di preoccupazione. Ringrazio in primis il professor Aldo Mola, che mi ha invitato a partecipare a questo convegno così importante. Ma perché questo convegno è importante? Io vi rispondo con una domanda. Ma noi conosciamo veramente Umberto II di Savoia? Oppure conosciamo la fine della monarchia? Studiamo, analizziamo questo aspetto e invece Umberto II viene lasciato in disparte. Perché siamo qui a parlare di Umberto II? Perché è importante questo convegno? Perché nonostante la rilevanza di questo personaggio storico, manca una biografia che non ceda all'aneddotica, manca una biografia che lo restituisca come attore istituzionale, non soltanto come figura simbolica, come ponte fra monarchia e repubblica. Manca una biografia istituzionale, un'opera capace di collocarlo stabilmente e correttamente nella storia del Novecento. Conosciamo molto bene gli eventi che hanno accompagnato Umberto II,
ma meno, a mio parere, il modo in cui egli interpretò il suo ruolo costituzionale, la sua idea della corona, i suoi rapporti con i partiti, con gli alleati, e credo che conosciamo poco la sua idea d'Italia, l'Italia che lui aveva nella sua mente. In una biografia che citerò nel corso del mio intervento, Artieri narra, anzi è Umberto stesso che narra la sua idea d'Italia. Ed è proprio questa lacuna che rende attuale un convegno come il nostro, perché per comprendere Umberto II non basta raccontare gli ultimi giorni della monarchia, occorre invece interrogarsi sul significato istituzionale della sua esperienza, a partire dalla luogotenenza, che rappresentò non soltanto una soluzione politica contingente, ma anche un laboratorio costituzionale nel quale si misurarono le possibilità residue della monarchia nell'Italia uscita dalla guerra. Ma passiamo alla figura appunto di Umberto nelle biografie. Un principe charmant ci viene descritto, un debole, un gentiluomo, un amante delle belle donne, un omosessuale. Diversi e contrastanti caratteri sono stati assegnati alla figura dell'ultimo re d'Italia, rendendo non semplice coglierne la sua vera essenza. Umberto II, lungo la sua esistenza, incarnerà la bellezza della gioventù nobile, il principe azzurro, questo ideale inarrivabile, il principe ereditario, ubbidiente e rispettoso del padre. In molti hanno tentato di definirlo, sia ovviamente i biografi, ma anche i personaggi a lui coevi. Ne cito soltanto due. Benito Mussolini, un bravo giovanotto, ma irresoluto e indeciso, perché gli hanno insegnato a non pronunciarsi. Winston Churchill. All'ambasciata incontrai per la prima volta il principe ereditario Umberto. La sua potente e attraente personalità, la sua padronanza dell'intera situazione militare e politica erano davvero un motivo di conforto. Ecco, abbiamo Umberto che da un lato è una figura romantica, malinconica, il bel principe incompreso dagli uomini, dalla storia, incompreso e poi anche allontanato dal suo paese che gli ha impedito fino all'ultimo di farvi ritorno. Ha pagato colpe non sue e così, tristemente solo, è morto in esilio, proclamando fino all'ultimo l'amore per l'Italia. Ma avviandoci al cuore del mio intervento, cioè alla rappresentazione di Umberto II nelle biografie, quello che mi ha colpito è proprio l'incapacità per la maggior parte dei biografi di fornire una chiara e univoca definizione. Da una parte un belloccio dedito al divertimento, un uomo soffocato dal padre, eppure contemporaneamente una persona di grande valore che solo un destino ingiusto ha allontanato troppo presto dalla scena pubblica senza che potesse esprimere realmente il suo potenziale. Si crede che Umberto II sia stato parzialmente tutto questo. Sicuramente il principe affascinante, idolatrato dalle donne, castrato da un'educazione troppo severa per il suo carattere, mentre in realtà avrebbe avuto, forse in un'altra edizione della storia, la possibilità di regnare dando vita a un'Italia moderna. In quasi tutte le biografie è menzionato il celeberrimo fascicolo dell'Ovra sul principe e le sue presunte frequentazioni omosessuali. Ad oggi non è dimostrabile né l'esistenza di tale fascicolo, che pare Mussolini portasse con sé durante la fuga, né che effettivamente Umberto fosse omosessuale. Certo, così si potrebbe spiegare l'amicizia intima con Luchino Visconti, i suoi rapporti complicati con le donne, ma sinceramente credo che questo eventuale aspetto della persona di Umberto non sia rilevante. Il suo coraggio, dimostrato più volte durante la guerra, la sua speranza, il suo desiderio di dar vita a un'Italia democratica, il suo impegno, il suo amore per il proprio paese non sarebbero stati toccati da un'eventuale omosessualità. Dunque, Umberto è sicuramente un caso interessante da analizzare. Da un lato perché la sua figura pubblica è limitata a un arco temporale ridotto di regno, comprendendovi ovviamente anche i 2 anni della luogotenenza. La sua vita si estende su 3 archi narrativi che le biografie hanno dovuto inevitabilmente tenere presenti: il principe ereditario, il luogotenente e il re di maggio, il re sconfitto. Alcune biografie umbertine hanno spesso il limite di raccontare non tanto cosa fece, ma cosa rappresentò: una transizione, un tentativo di salvataggio, un epilogo inevitabile. Sono rintracciabili 3 diverse interpretazioni. Abbiamo un primo Umberto che è visto come una figura di riparazione,
un re diverso dal padre. Una linea ricorrente soprattutto nelle biografie che hanno un taglio più interpretativo, è l'idea di Umberto come tentativo appunto di discontinuità rispetto a Vittorio Emanuele III, più moderno nell'immagine, più presentabile nel clima post-bellico, potenzialmente più adatto a una monarchia costituzionale rinnovata. Nel volume di Gigi Speroni, Umberto II, il dramma segreto dell'ultimo re, l'obiettivo dichiarato è correggere l'idea di Umberto come figura decorativa e restituirgli un ruolo da protagonista sfortunato nella storia italiana, anche se a mio parere l'autore tende a sottolineare eccessivamente la presunta omosessualità di Umberto quale causa della sua azione o della sua inazione. Quest'opera tende a spostare l'asse dalla domanda perché la monarchia cadde alla domanda quale monarchia avrebbe potuto essere se. E Umberto diventa il perno del controfattuale. Tutto questo con l'effetto di presentare al lettore un ritratto parziale di Umberto, che appare troppo spesso come uomo del dovere più che come decisore politico, e la sua brevità di regno diventa il simbolo di una mancata possibilità. In questo filone di biografia il principe non è giudicato per ciò che fece, ma per ciò che avrebbe potuto fare, senza a volte approfondire la sua reale attività durante i 2 anni di luogotenenza, che potrebbero, anzi devono essere assolutamente, devono rientrare nel periodo di vero e proprio regno di Umberto, a tutti gli effetti, come sottolinea lo storico Francesco Perfetti nella sua bellissima prefazione al volume Umberto II, il Re Gentiluomo, che nasce da colloqui diretti fra il sovrano e Giovanni Artieri. Infatti Perfetti scrive: dalla lettura emerge subito l'immagine di un uomo di notevole spessore intellettuale, dotato di capacità e preparazione politica, un'immagine insomma del tutto opposta a quella che del re cercò di accreditare Romita, parlandone come di un personaggio non importante. Abbiamo poi un Umberto come personaggio di frontiera, dalla monarchia alla repubblica. In questa famiglia di biografie rientra il lavoro, ad esempio, di Lucio Lami, Il Re di Maggio, in cui già il titolo è limitante, perché cristallizza questa impostazione. Il focus è sul passaggio, sulla fine di un'epoca e l'inizio di un'altra. L'effetto è quello di rendere il sovrano un personaggio di soglia, meno giudicato per riforme e decisioni, che l'autore sottolinea non ebbe il tempo, e più valutato per gesti simbolici e per la gestione della sconfitta al referendum. L'ultimo registro di biografie è quello che vede Umberto come un caso politico istituzionale. Sono le biografie più attente alla dimensione appunto istituzionale che collocano Umberto su un crinale. Da un lato la promessa di rispettare l'esito referendario, dall'altra le contestazioni e il clima teso del dopoguerra. Un esempio è la biografia di Gianni Oliva, Umberto II, l'ultimo re. Questo registro non può prescindere dal contesto del referendum, ovviamente, e dall'esilio, passaggi che molte ricostruzioni presentano come un tentativo di evitare ulteriori fratture. Umberto è spesso descritto come un sovrano senza spazio, la cui capacità di incidere è limitata dalla traiettoria già compromessa della monarchia e dal peso di un passato dinastico. Le biografie presentano ancora, torna al numero 3, 3 nuclei narrativi ricorrenti. Il primo è legato al soprannome Re di Maggio, che diventa un giudizio, non è neutrale, riduce l'arco temporale d'azione di Umberto a un solo mese e lo mitizza in maniera quasi letteraria, l'ultimo re. Biografie come quella di Lami assumono questo soprannome come chiave di lettura. La brevità non è un incidente, è la lente con cui rileggere tutto il personaggio. Il secondo nucleo riguarda invece l'immagine pubblica, il gentiluomo, il principe charmant, l'uomo riservato. Qui le biografie divergono molto perché entrano nel terreno direi scivoloso del carattere e della rappresentazione. Alcune opere insistono sul re gentiluomo, una figura misurata, istituzionale. Pensiamo al titolo di Giovanni Artieri, Il Re Gentiluomo. È programmatico e suggerisce un'impostazione commemorativa che tende a valorizzare stile e postura. Altre biografie cercano invece di smontare l'etichetta, di ricondurre l'immagine a mito, a fonti, testimonianze, ricezione pubblica, anche polemica. Il terzo nucleo riguarda soprattutto l'esilio portoghese. È una lunga coda, 37 anni.
che permette all'autore di queste biografie di chiudere il personaggio su una tonalità emotiva, la nostalgia, la solitudine, ma anche la dignità e un senso di rivalsa. Nel racconto pubblico l'esilio è anche un pezzo di memoria politica italiana. Alcuni testi lo leggono come condanna e ingiustizia, come ad esempio nel lavoro di Luciano Regolo, Il Re Signore, altri come conseguenza storica del crollo di legittimazione della monarchia, come in quella di Gianni Oliva, L'ultimo re. Le biografie umbertine, pur differenti per impostazioni, convergono però su un punto. Umberto II è il volto umano di una trasformazione istituzionale già in corso. Infatti, se lo si racconta come re gentiluomo, si valorizza la dimensione morale e simbolica. Se invece lo affrontiamo come protagonista mancato, si enfatizza l'ipotesi di una monarchia riformabile e l'ingiustizia dell'esito del referendum. Se invece lo esponiamo come personaggio di frontiera, si impiega la sua biografia per narrare la cesura tra due Italie. In definitiva, il tratto più evidente emerso dalle biografie è come il suo breve regno sia stato adoperato come uno specchio per riflettere colpe e limiti della dinastia, speranze di ricomposizione nazionale e, soprattutto, il modo in cui l'Italia ha raccontato a se stessa la fine della monarchia. Vorrei inoltre sottolineare come questo continua a associare aggettivi, seppur positivi, non denigratori, alla figura di Umberto, a mio parere lo sminuiscano, gli sottraggono il suo ruolo storico e politico che invece effettivamente ricopriva. Un regno breve, ma tuttavia intenso, pensiamo alla luogotenenza, ma poi anche il suo coraggio, come ho citato molto velocemente all'inizio, perché era presente sui campi di battaglia, soprattutto dopo il 43. Ricordiamo ad esempio l'assalto a Montelungo, un'azione che gli valse la proposta di conferimento della Silver Star, a cui si ritenne però più opportuno soprassedere per motivi politici. Umberto manifestò più volte il desiderio di svolgere in prima persona dei compiti militari, eppure tali aspirazioni vennero bloccate non da Vittorio Emanuele III o dai suoi collaboratori, ma dagli stessi alleati. Umberto II, in molti casi da solo, in altri coadiuvato efficacemente da Falcone e Lucifero, svolse un'intensa attività politica, della quale ad esempio nei colloqui con Giovanni Artieri si trovano eloquenti e significative tracce. Ancora prima di assumere la luogotenenza, per esempio, tra l'ottobre e il dicembre 43 prese l'iniziativa, attraverso il ministro Prunas e altri funzionari del Ministero degli Esteri, all'insaputa di Badoglio, di cercare un contatto con il viceministro degli Esteri sovietico Wyszynski, approcci che avrebbero presto portato a ristabilire le relazioni diplomatiche con l'Unione Sovietica. Citando sempre Artieri, questi sottolinea come Umberto fosse stato sempre paragonato al padre, osservato con triste pessimismo, non comprendendone invece le doti. Citazione: nessuno avrebbe supposto nell'Umberto di Savoia di allora il capo di Stato dei 2 anni e 1 mese di luogotenenza e di regno, il carattere, la forza di volontà, l'equilibrato giudizio, la cartesiana chiarezza dei propositi e delle decisioni. Umberto non dovette essere poi una personalità così insignificante come certuni vorrebbero far pensare, se ad esempio Giuseppe Bottai nel suo diario il 29 giugno del 39 scriveva: però la situazione la risolverà Umberto, sarà lui il duce, come cita Luciano Regolo nella sua biografia. Altrettanta rilevanza era riconosciuta al principe dagli ambienti nazisti. Lamy cita un resoconto stenografico della discussione avuta dal Führer col suo Stato Maggiore. Quando Hitler seppe della caduta di Mussolini, ordinò immediatamente l'arresto del re, del principe, di Ciano e di molti altri. Nelle sue memorie il colonnello dell'SS Dolman riferisce che il maresciallo Keitel insisteva su come la cattura di Umberto fosse più importante persino di quella del re. Non vorrei che il ragazzo ci sfuggisse, disse Hitler. Il ragazzo era ovviamente Umberto. Proseguendo nell'esame delle biografie, colpisce come le personalità politiche più in vista del suo tempo definissero Umberto in maniera decisamente opposta, un personaggio quindi a mio parere davvero enigmatico. Per Togliatti era di una disperazione desolante, ma sempre molto corretto, molto cortese. Per Nenni uno scialbo impiegatino, ma un bravo figliolo. Insignificante quindi, ma cortese e corretto. Mentre Sforza, alla fine del 44, durante una colazione con il conte
Carandini, che era ambasciatore a Londra, di tendenze repubblicane, così commentava: quel piccolo Piemonte mi pare a posto, molto meglio di quanto pensassimo. Gradatamente anche Benedetto Croce si era trasformato in un estimatore di Umberto. Avendo avuto occasione di rivedere più volte il principe luogotenente per le consultazioni politiche del 45, nei primi del 46, notai la sempre progredente la sua formazione politica, l'ascoltare attento, il domandare serio, la correttezza costituzionale, il sentimento di responsabilità. E ancora Ferruccio Parri, dopo un'udienza al Quirinale: devo riconoscere che sarebbe il migliore dei re. Insomma, il re giusto al momento sbagliato. Possedeva intuito ed equilibrio, come dimostrò durante i 2 anni di luogotenenza, ed era in grado di gestire le crisi di governo che da subito si trovò ad affrontare, grazie a un comportamento misurato e corretto, riconosciuto appunto anche da Parri, da Pietro Nenni, convintissimi, non devo dirvelo, repubblicani. Umberto coglieva i ministri in maniera imparziale, firmava leggi che certamente non condivideva e nella formazione dei governi si attenne alle indicazioni dei partiti nel tentativo di cambiare quel destino ormai enunciato per caso Savoia. Anche Gianni Oliva sottolinea nella sua biografia come Umberto, soprattutto nel periodo 42-43, fosse una potenziale alternativa monarchica al regime. Oliva riporta inoltre come Galeazzo Ciano avesse rilevato in Umberto capacità superiori alla sua fama. Umberto era in realtà un uomo maturo per assumere un ruolo politico diretto, come gli riconosceva persino uno storico da sempre impietoso verso Casa Savoia, come Dennis McSmith. Anche dalla biografia di Lamy, il re di Maggio, emerge come Umberto durante i suoi 2 anni di luogotenenza avesse svolto un ruolo importante e impegnativo. Basta sfogliare i diari delle sue ordinanze, spulciare gli appuntamenti per le sue udienze per notare come una parte cospicua del suo tempo fosse dedicata a incontri con imprenditori, uomini dell'apparato, tecnici, amministratori locali, oltre naturalmente alla gente comune. Ecco, le biografie aiutano a trovare risposte. Ad esempio, quale Italia avrebbe potuto essere sotto un prolungato regno di Umberto II? Ecco, in questo ci aiuta la citata biografia appunto di Artieri, alla quale il sovrano ha dipinto la sua Italia. Non posso leggervi per questioni di tempo l'intero brano, ma sarà poi riportato negli atti, soltanto piccole frasi, piccoli incisi. Anche altre riforme che adesso in Italia non sembrano realizzabili per difficoltà locali sarebbero diventate nel regno possibili e funzionali. Pensi all'ordinamento regionale. L'ordinamento regionale, dice il re, così difficile e pericoloso oggi, fu uno dei miei pensieri durante la luogotenenza. Certamente avrei provveduto alla revisione delle leggi eccezionali e poi alla loro abolizione, cercando di applicare anche agli effetti economici il principio del condono e della restaurazione dei diritti acquisiti. Avremmo cercato di affrontare subito i problemi connessi col trattato di pace e il reinserimento dell'Italia nelle grandi assise politiche internazionali, cercando e potendo facilitare soluzioni generali di interesse comune. Concludendo, analizzando le principali biografie di Umberto II di Savoia, emerge come la brevità del suo regno venga interpretata in modi differenti. Semplice limite cronologico per autori come Gianni Oliva e Silvio Bertoldi, chiave simbolica invece nelle letture di Lamy e Artieri. La sua responsabilità storica oscilla tra attenuazione, non affatto in tempo, e critica indiretta al sistema monarchico, mentre si consolida il mito del re di Maggio, del re gentiluomo. Etichette narrative efficaci, ma a mio parere non neutrali e sminuenti. Nel tempo si assiste a una trasformazione all'interno delle biografie e della figura di Umberto, da presenza elegante ma marginale a protagonista, seppur involontario, di una fase cruciale della storia italiana. Il suo percorso culmina in un epilogo tragico ma dignitoso, segnato dall'esilio, per evitare tensioni civili. Un gesto che rafforza questa sua immagine di sovrano guidato dal dovere. Umberto incarna una monarchia più moderna, costituzionale, ma priva del tempo necessario per affermarsi. Nella memoria collettiva Umberto II assume il ruolo di vittima di una transizione rapida e traumatica, utile anche ad attenuare le responsabilità della dinastia. Per questo la sua figura resta un caso emblematico di occasione mancata, un uomo più giudicato per ciò che avrebbe potuto fare piuttosto per ciò che realmente fece.
Nel complesso, le biografie di Umberto II raccontano meno un individuo e più il modo in cui l'Italia ha costruito il racconto della fine della monarchia. Diventa uno specchio delle colpe dinastiche, delle speranze di una transizione diversa, del bisogno di umanizzare una sconfitta istituzionale. Ecco, nonostante ciò, la storiografia recente appare carente. L'ultima biografia dedicata all'ultimo re d'Italia è quella di Lamy ed è del 2002. Manca quindi uno studio solido e documentato che superi il pettegolezzo e restituisca piena profondità storica a questa figura così affascinante e complessa. In definitiva, Umberto II è un re che ha regnato soprattutto nella memoria. È forse proprio per questo che a distanza di tanti anni continuiamo a parlarne, a scriverne. Un sovrano vive nella coscienza collettiva del suo popolo. Grazie. Ti ringraziamo sentitamente di questa bella panoramica e dell'invito conclusivo, e cioè bisogna studiare Umberto II e i suoi anni, e cioè dopo tante biografie parecchio datate, per la verità, come bene hai sottolineato, 80 anni dopo, torniamo negli archivi, torniamo a occuparci della storia d'Italia e della complessità dei problemi che Umberto II si è trovato ad affrontare, avendo contro anzitutto anche gli alleati. Ne parleremo successivamente con alcune relazioni, perché per quelli che noi chiamavamo gli alleati, che erano alleati tra di loro, l'Italia era un paese vinto e quindi occorreva che le istituzioni rimanessero in seconda, terza fila, perché diversamente avrebbero dovuto cambiare i criteri che poi vedremo sostanzialmente formulati nel trattato di pace punitivo nei confronti dell'Italia, ma questo è materia di ulteriori approfondimenti. Ti ringraziamo vivamente, ti ha seguito con attenzione Giovanni Gilardi qui in prima fila, che è il presidente del Circolo Calma, che è un acronimo di Torino, che ti inviterà quindi a Torino per altre conferenze. Grazie, grazie. E adesso, dopo questa panoramica, passiamo alla relazione del colonnello Carlo Cadorna, che ci racconterà di come la figura di Umberto II entra anche nella storia dei Cadorna, che sono stati ricordati recentemente in un importante convegno a Pallanza. È un convegno nel quale il colonnello Carlo Cadorna ha premiato gli studenti che hanno partecipato a un importante concorso tra tutte le scuole della città e dei luoghi che fanno capo per l'appunto a Pallanza, che sono impegnati a conoscere il Cadorna, una delle grandi famiglie di servitori dello Stato, e cioè quelli che dal tempo di Carlo Alberto in poi hanno fatto parte del governo e che hanno quindi concorso alla unificazione dell'Italia e poi alla sua difesa nel corso della prima e della seconda guerra mondiale. Non dimentichiamo la figura di Raffaele Cadorna, omonimo del nonno che entrò a Porta Pia in Roma, e che è stato, Raffaele Cadorna nipote, il comandante del Corpo Volontari della Libertà. E qui entriamo nel discorso che ha fatto prima la professoressa Canovi, e cioè di quel concorso che gli italiani hanno dato alla liberazione di sé medesimi e che troppo spesso è sottovalutato. Allora la parola al colonnello Carlo Cadorna. Grazie colonnello per essere con noi. Ringrazio il professor Mola per questa sua fiducia. Ho intitolato il mio lavoro. No. Ma quello sta parlando.
sento. Ringrazio il professor Mola per la fiducia. Ho intitolato il mio lavoro Umberto di Savoia, grande comandante ma re sfortunato. L'argomento di questa esposizione mi trova particolarmente sensibile perché ha incrociato la vita della mia famiglia, di mio padre e delle mie sorelle. Umberto venne affidato per l'educazione dal padre Vittorio Emanuele III all'ammiraglio Attilio Bonaldi, che gli trasmise un'eccellente educazione militare. Nel 1922 divenne comandante di plotone, volle conoscere di persona tutti i graduati e i granatieri semplici, curava di persona l'istruzione sul terreno con una tecnica per l'orientamento, portava fuori i soldati e spiegava loro come riconoscere sulle carte topografiche gli elementi caratteristici della zona. Poi li faceva spostare individuando gli stessi simboli per il nuovo paesaggio. Provò immediata e istintiva ostilità per il fascismo, ne detestava l'arroganza dei modi, l'esibizionismo, la presunzione e l'ignoranza. Marcello Diaz, figlio del generale, si presentò con il distintivo del Partito Nazionale Fascista all'occhiello. Gli fece notare che in casa sua non bisognava fare propaganda per nessun partito, li definiva palloni gonfiati. Umberto visse condizionato dal distacco con il quale il re lo aveva sempre trattato nel rispetto delle norme costituzionali che determinarono la fine della monarchia costituzionale per dare luogo a quella che Mussolini definì diarchia. Essa ebbe inizio con il delitto Matteotti e la conseguente fuga dei partiti democratici dal Parlamento. Essi non si resero conto dell'aiuto indiretto fornito a Mussolini unitamente agli industriali, sordi al pur chiarissimo articolo pubblicato da Luigi Einaudi sul Corriere della Sera del 6 agosto 1924. Con il discorso del 3 gennaio 1925 Mussolini mise il re davanti al fatto compiuto. Come ha scritto Ugo D'Andrea, da quel momento Parlamento, partito e Stato divenivano una cosa sola con il fascismo. Umberto nel giugno 1925 superò a pieni voti l'esame finale dell'Accademia di Modena per diventare tenente effettivo. Il presidente della commissione era Badoglio. Il 1 luglio Bonaldi, agli sgoccioli del suo mandato, espresse il suo compiacimento per i risultati. L'Augusto Principe non solo ha completato perfettamente la sua istruzione tecnica, ma ho potuto anche constatare che lo spirito militare, lo spirito di corpo e il sentimento del dovere sono sempre stati mantenuti ad altissimo livello. Sono inoltre lieto di rilevare il tatto e la distinzione dei modi coi quali ha assolto i suoi compiti in un ambiente nel quale alle doti militari si accompagnava sempre la signorilità del tratto. Il 15 settembre il principe Umberto compiva 21 anni e trasferirà la sua residenza al Palazzo Reale di Torino, avendo come primo aiutante di campo il generale Ambrogio Clerici. Una testimone ricorderà con malinconia il tempo trascorso con il principe, connotato da bontà, cortesia e rispetto verso ognuno, chiunque fosse. La differenza verso gli anziani, la semplicità verso i giovani, quel suo interessarsi di ciascuno senza mai l'ombra di quella critica malevola, tanto comune ai mortali, quel desiderio di far sempre piacere e non offendere mai. A Torino Umberto poté finalmente godere un po' di libertà, che gli consentì di esprimere pubblicamente le sue qualità non comuni. Ma incappò subito nelle attenzioni malevole di Mussolini, attento a consentirgli soltanto incarichi di secondo piano e deciso a tenerlo sotto controllo anche mediante documenti diffamanti. A Torino, in soli 6 anni, passò dal grado di tenente a quello di ufficiale generale, ma non era rara la presenza in caserma per tutta la notte. Si aggirava per le camerate e per gli antri più reconditi allo scopo di vedere tante cose con chiarezza. C'era nel principe come una smania
di dimostrare di essere all'altezza delle sue rapide promozioni e del rispetto che gli veniva tributato. Non deve quindi stupire che nel 1931 venga promosso generale di brigata ed inviato a Napoli anche per l'ostilità di Mussolini, che voleva disfarsi della monarchia e quindi non gradiva un possibile erede di Vittorio Emanuele III. Nel frattempo aveva sposato la principessa Maria José del Belgio, come desiderato dal padre, con una grande cerimonia svoltasi nella Cappella Paolina al Quirinale. Essa aveva ricevuto dal padre, il re Alberto I, un'educazione improntata alla massima libertà, l'esatto contrario di quella che fu imposta al principe. Così essi si trovarono d'accordo in un giudizio negativo sul fascismo. Ma mentre essa non si esimeva dal mostrarlo, il principe, ligio al desiderio paterno, si comportò sempre in modo contrario. Nel 1934, mentre la principessa attendeva la sua prima figlia, il principe fu nominato generale di divisione, assumendo il comando della Volturno. Il 24 settembre nacque Maria Pia, accolta da tripudio generalizzato. Nel 1935 Umberto è nominato membro del Consiglio d'Esercito. Nel marzo 1936 generale di Corpo d'Armata al comando del 10° di stanza a Napoli. Nel 1938 è nominato generale designato d'armata ed ispettore dell'arma di fanteria. In questa veste conosce bene lo stato di assoluta impreparazione dell'esercito. Ciò malgrado, il 6 aprile 1938 l'esercito invade l'Albania e il 22 maggio Ciano, su ordine di Mussolini che ignora il re, firma il patto d'acciaio che impegna l'Italia ad entrare in guerra nel caso che lo faccia la Germania. La principessa Maria José comprende la possibilità che l'Italia entri in guerra contro i suoi paesi, in analogia a quanto avvenuto nella Grande Guerra. Minaccia quindi di lasciare l'Italia per recarsi in Belgio, dove le viene riservato il castello di Spa. Umberto, allo scopo di tranquillizzarla, le promette di accompagnarla in caso di guerra. Il 10 giugno 1940 Mussolini annunciò l'entrata in guerra dell'Italia. Al principe venne assegnato il comando delle forze operanti sul fronte ovest, al confine con la Francia. Ma il prestigio dell'incarico era solo nominale, perché era Mussolini che dava le disposizioni, che prevedevano il minore impegno possibile per le forze italiane, dal momento che la Francia era già in ginocchio. A gennaio del 1941 viene promosso generale d'armata, il 14 aprile 1942 diventa comandante del gruppo di armate Sud, ma non ha che 2 divisioni con funzione antisbarco. Il generale Caviglia scrive di un suo incontro con De Bono del 7 marzo. Egli mi disse che in Russia andranno 3 corpi d'armata, che costituiranno un'armata. Se offrissero il comando al principe di Piemonte, egli dovrebbe accettare. Non importa che i russi vincano o perdano, importa che egli si faccia la fama del buon soldato. Se la situazione della dinastia oggi in Italia fosse migliore, se l'attuale sovrano non fosse tanto scaduto nella pubblica opinione e con lui non apparisse l'inutilità della monarchia, non vi sarebbe bisogno del sacrificio del principe di Piemonte, perché in caso di rovescio militare quel sacrificio potrebbe salvare la dinastia. Tra i suoi dipendenti ha il generale Raffaele Cadorna, comandante della scuola di cavalleria di Pinerolo, già comandante del reggimento Savoia Cavalleria, che mostrerà nella steppa russa la sua grande preparazione, combattendo vittoriosamente contro forze russe ben superiori. Tra i 2 ufficiali nasce un rapporto di grande stima reciproca, che avvicinerà anche le rispettive famiglie. I figli del principe, Maria Pia, Vittorio Emanuele e Maria Gabriella, faranno amicizia con Lucia, Giovanna e Maria Luisa. L'improvvisa scomparsa di quest'ultima per un incidente a cavallo nella pianeta di Cervia all'età di 6 anni vide il principe molto vicino al generale, intensificando i loro rapporti che avrebbero potuto avere uno sbocco interessante. Scrisse Carlo Del Croix:
Maria Luisa Cadorna, nell'età dei vezzi e dei giochi, intrepida come i soldati dei quali aveva il sangue e il nome, trovò improvvisa la morte correndo felice nel sole. Umberto e Cadorna condividevano lo stesso giudizio negativo sul fascismo, sulla guerra e sul futuro, denso di incognite funeste. Cadorna aveva rapporti diretti con alcuni rappresentanti dell'opposizione ed essendo il primo del suo corso aveva, secondo gli insegnamenti del padre, l'intenzione di non precludersi alcuna opportunità e relativa responsabilità che gli eventi dovessero offrirgli. Non aveva, come già aveva espresso a Montezemolo, nessuna fiducia nella possibilità di resuscitare il vecchio esercito, ma si sentiva più vicino ad alcuni settori della resistenza. Provò quindi a convincere il principe ad accettare un incarico di rilievo nella resistenza liberale, ma trovò un muro nella totale sottomissione al padre di Umberto che gli impediva di affrontarlo anche con l'arma della rinuncia alla successione. A posteriori Umberto giudicò la posizione suggerita da Cadorna con il senno del poi. In effetti la storia di oggi è ben diversa, almeno per quanto attiene alla monarchia italiana, che ha subito passivamente l'operato di Mussolini, con l'intento di cancellarla a partire dal 1925. Alla fine del 1942 il rapporto tra Mussolini e i Savoia procedeva nella solita doppiezza. In ottobre il duce, forse preoccupato dalle tante soffiate da Roma e dall'estero che voleva Umberto in procinto di attuare un colpo di Stato con Caviglia o altre nome della gerarchia militari, propose la nomina a maresciallo d'Italia del principe. Mussolini rese omaggio alle eminenti qualità di soldato dell'erede al trono che durante la sua brillante carriera militare si è rivelato un capo di virtù eccezionali. Il decreto di nomina fu firmato dal re il 28 ottobre 42, ventennale dell'era fascista. L'aver raggiunto a 38 anni l'ambito grado militare fu una cosa di cui Umberto andrò sempre fiero ed ebbe grande risalto all'estero. Nel 1943 il principe si occupò essenzialmente del sud Italia, nella difesa della Sicilia, che appariva mal disposta a combattere. Si saprà poi del collegamento americano con la mafia, che certamente influì sulla combattività dei reparti italiani. Fu tenuto dal padre completamente estraneo a tutto quanto avvenne il 25 luglio. Se il padre l'avesse ascoltato, forse non avrebbe affidato la successione al maresciallo Badoglio, giudicato pessimo sul piano morale da Caviglia, che giustamente godeva della fiducia del principe, perché la situazione delle forze in quella data non era così disastrosa come poi avvenne in seguito e non vi era una ragione strategica per lasciare ai tedeschi l'iniziativa in Italia. Dopo i drammatici avvenimenti seguiti all'8 settembre, Umberto, che fu costretto a subirli per non scadere nella critica del padre, si dedicò completamente al ruolo che gli era più congeniale, quello militare. Sul suo impulso, alla fine del 1943, si era formato un corpo di 5.000 uomini, comandati dal generale D'Apino, che fu chiamato primo raggruppamento motorizzato. Gli alleati iniziarono a servirsene malvolentieri. Il 6 dicembre Umberto e il raggruppamento erano sul fronte del Volturno, a fianco della Quinta Armata americana comandata dal generale Mark Clark per partecipare all'attacco di Montelungo nei dintorni di Cassino. Vi è la necessità di conoscere nei dettagli lo schieramento tedesco aggrappato alle rocce. Umberto si offre di accompagnare un pilota statunitense in una ricognizione aerea, mettendo a frutto la sua esperienza e conoscenza della zona. Pur fatti segno al fuoco di mitragliatrici nemiche, il principe continua a segnalare meticolosamente sulla mappa la posizione di carri armati e mitragliatrici nemici, i possibili sentieri praticabili ed i punti più fortificati.
Raccontò Mark Clark: più di una volta mi attraversò la mente che, come rappresentante di Casa Savoia, non solo egli fosse pronto a morire in battaglia, ma che si esponesse volontariamente alla morte. Umberto manifestò il desiderio, formatosi il Corpo Italiano di Liberazione, Umberto manifestò il desiderio di assumerne il comando, ma il re, Badoglio e la Commissione alleata di controllo espressero parere contrario. Intanto, nella primavera del 1944, il giurista liberale Enrico De Nicola metteva a punto un sistema legittimo per consentire al re di lasciare i suoi poteri al principe, quello della luogotenenza, istituto già utilizzato durante la Grande Guerra, seppur rappresentando la monarchia ma non il re. Egli lottò fino all'ultimo per poter rientrare a Roma da re, ma i tempi e gli alleati non glielo consentirono. La delega ad Umberto fu fermata a Ravello il 5 giugno 1944. L'8 Umberto poté rientrare temporaneamente al Quirinale e sostituire Badoglio con Bonomi. Colse l'occasione per avere un colloquio con Pio XII, dal quale sperava in un sostegno che non ebbe. Fu inoltre costretto a nominare dei governi sempre più ostili alla monarchia, pur mantenendo un buon rapporto con De Gasperi, che però doveva barcamenarsi tra ministri per lo più favorevoli al cambiamento istituzionale. Il 7 gennaio 1946 venne esteso il suffragio universale alle donne. L'evidente problema di questo lungo periodo di luogotenenza fu che il re restava al posto suo ed era facile per l'opposizione chiamarlo in causa per le gravi concessioni fatte al fascismo che ci ha portato alla rovina. Così Umberto si convinse ad esercitare una pressione sul padre, che cedette soltanto l'8 maggio 1946 a Napoli, dove l'attendeva il duca degli Abruzzi per portarlo ad Alessandria d'Egitto in esilio. Umberto, finalmente re, si trovò in una situazione di particolare difficoltà. Un'inflazione galoppante aveva fatto salire i prezzi di 28 volte, 6 milioni di vani danneggiati o distrutti, 2 milioni di senza tetto. Ma Luigi Einaudi diceva: il re, fin dal primo giorno di luogotenenza, è stato un esempio di coscienza del dovere, di spirito democratico e di correttezza costituzionale. Il referendum istituzionale del 2 giugno si svolse tranquillo, garantito dall'esercito comandato da Raffaele Cadorna, che era monarchico ma anche una garanzia morale per la regolarità del voto. Ma il risultato non dipese dal voto per la grande inefficienza dell'organizzazione elettorale. Vi furono errori gravissimi che avrebbero richiesto la ripetizione del voto. Ma non vi erano le condizioni politiche per farlo, anche se alcuni consiglieri monarchici chiedevano un colpo di Stato che Cadorna non avrebbe mai consentito. Poiché nell'interesse del re al primo posto vi era l'interesse del paese, Umberto non poteva scatenare una guerra civile e decise di andarsene, preferendo l'esilio all'estrema rovina che essa avrebbe determinato. Un episodio poco noto mette in rilievo la principale qualità di questo nostro grande re, il grande rispetto per la personalità altrui, che è anche il fondamento della buona educazione. Invitato al matrimonio di Marco Grandi, si trovava a tavola per un pranzo di alto livello. Poiché vi era del pesce che richiedeva l'aiuto delle mani, erano stati disposti sulla tavola dei piccoli recipienti che contenevano acqua calda e limone per potervi intingere le dita. Un commensale che non conosceva questa abitudine, peraltro riservata ai grandi pranzi, si beve il contenuto del suo recipiente. Umberto, allo scopo di non metterlo in difficoltà, che poteva anche avere aspetti sociali, si beve anch'egli il contenuto del suo recipiente. Chissà se gli altri commensali avevano compreso l'altissimo valore del comportamento del re. Ho concluso. Grazie.
Ringraziamo vivamente il colonnello Carlo Cadorna per questa importante relazione che richiederebbe, come accade per i saggi di storia, una quantità enorme di note a piedi pagina per commentare, approfondire, e quindi è un contributo importante che ci è stato presentato per quella auspicata biografia autentica di Umberto II. Come è stato bene sottolineato, formazione militare, grande rispetto per i cittadini e una idea di Italia che certamente poteva essere realizzata anche per l'appunto con una monarchia costituzionale debitamente riformata, un progetto al quale Umberto II dedicò molta attenzione e molto impegno. Questo è un capitolo poco conosciuto perché di fatto la redazione del progetto di riforma dello Statuto è andato tra le carte scomparse. Abbiamo tanti documenti fondamentali di cui poi si è persa proprio fisicamente la certezza, la cognizione. Grazie colonnello, e adesso proprio per approfondire alcuni degli aspetti che sono stati toccati dalla relazione precedente, come anche da accenni della relazione della professoressa Raffaella Canovi, abbiamo la relazione di Giampaolo Ferraioli che riguarda il quadro complessivo della politica estera italiana del periodo che è richiamato in questo convegno su Umberto II, luogotenente e re d'Italia. Ferraioli, come ben noto, è uno dei principali studiosi di politica estera italiana e ha dato dei contributi importantissimi. Io ricordo l'opera che ci fece incontrare, la sua splendida biografia di Antonino Paternò Castello, marchese di San Giuliano, più grande ministro degli esteri che l'Italia abbia avuto, a giudizio di Vittorio Emanuele III, che di ministri degli esteri, diciamo pure, si intendeva. Era l'uomo che veramente conosceva la genialità della politica estera e che, come bene ci ha ricordato Ferraioli in suoi studi precedenti, pensò che quando l'Italia passò dalla triplice alleanza alla triplice intesa avrebbe dovuto esigere un cambio della formula, e cioè creare una quadruplice per cui l'Italia sarebbe entrata nella nuova alleanza alla pari, mentre invece entrò in una posizione di marginalità, e cioè continuò a essere tenuta all'oscuro dei piani dell'intesa, e anche dopo Caporetto, quando gli alleati avevano portato via le artiglierie, gli aiuti, perché in realtà dubitavano della posizione dell'Italia, cioè in realtà ci avevano accolti ma continuarono sempre a diffidare, e questo ci aiuta a capire perché anche un personaggio della famiglia Cadorna che non abbiamo nominato, Luigi Cadorna, venne tenuto all'oscuro degli impegni che il ministro degli esteri e quindi il governo ha preso con l'intesa anglo-franco-russa. La parola a te. Grazie. Bene. Sì. Bene. Molto bene, buona serata a tutti. E ovviamente ringraziamenti in primo luogo al carissimo Aldo, che mi onora di chiamarmi, almeno oramai sono alcuni lustri che vengo qui nella provincia di Cuneo nei suoi interessantissimi convegni, e questo sarà il più interessante di tutti. Quindi buonasera a tutti, grazie anche alle autorità che ci ospitano,
Dunque il mio compito è riassumere le grandi linee della politica estera italiana appunto in quel biennio 1944-1946, ovvero dall'indomani della firma dell'armistizio fino alla vigilia del trattato di pace del 10 febbraio 1947. Ecco, quali sono i principali obiettivi della politica estera italiana e quindi della diplomazia? Si possono riassumere con queste parole: risalire la china, pur tra difficoltà ovviamente immense, e rompere le sbarre di una gabbia, cioè la gabbia che avevano eretto attorno all'Italia gli anglo-americani con l'armistizio del 3 settembre 1943. Risalire la china era in fondo un entrare in una tradizione della politica estera italiana, cioè di un'Italia che non deve rassegnarsi a un ruolo di potenza di secondo piano, anzi terzo o quarto piano. C'è un'Italia che anche in una sciagura talmente enorme, la sconfitta in guerra, migliaia di morti, esercito e marina praticamente distrutte, il paese tagliato in due, eppure deve cominciare a programmare le basi per una rinascita. A questo si dedica il re Vittorio Emanuele III, Badoglio, il famoso Renato Prunas, questo diplomatico sardo a cui tutti gli studi rendono omaggio, per così dire, no? Questo sardo diplomatico originario della Sardegna, caparbio, che lì a Brindisi ricreò dal nulla le strutture, un embrione di Ministero degli Esteri. Lui era il segretario generale del Ministero degli Esteri. E attraverso Prunas proprio si vede la sua azione, si vede questo tentativo quasi disperato e che però va esperito, no, di riportare l'Italia ad un ruolo perlomeno, ovviamente nel lunghissimo periodo, perlomeno di media potenza regionale, pur nella sconfitta. Ecco, e quindi da lì passa la cobelligeranza, da lì sarebbe dovuto passare un obiettivo ancora più ambizioso, questo non andò in porto, cioè trasformare la cobelligeranza in alleanza vera e propria con le Nazioni Unite. E questo ricorre, è la grande speranza, il grande obiettivo, che è poi anche un ribaltamento dei fronti, cioè questo venne visto non molto bene ovviamente dagli angloamericani come il solito tentativo dell'Italia di iniziare la guerra da una parte e finirla da un'altra. In effetti l'entrata nella coalizione delle Nazioni Unite non fu mai accettata. In questo la diplomazia italiana non ebbe successo. Quindi rompere anche le sbarre di questa gabbia eretta dagli anglo-americani con le clausole armistiziali e in quale modo fare delle debolezze virtù e quindi sfruttare quello che sarebbe potuto essere il ruolo dell'Italia in un mondo occidentale, ritornando nell'Occidente. Questo fu fatto balenare davanti agli anglo-americani, cioè quanto può servire l'Italia nel mondo del dopoguerra agli obiettivi dell'Occidente. Da questo punto di vista Londra non presentava le caratteristiche per valorizzare il ruolo dell'Italia, perché gli inglesi avrebbero voluto una pace punitiva, avrebbero voluto ridurre l'Italia a una semplice pedina del loro sistema imperiale, quindi Casa Savoia in una casa reale completamente subalterna ai Windsor. Al contrario, con gli americani questo discorso ebbe un certo
un certo successo, no? Negli americani si trovò, tra virgolette, quella benevolenza che permise questo ritorno dell'Italia nell'Occidente. E questo perché la minore rivalità, anzi la quasi nulla rivalità tra Italia e America, una nazione di gran lunga più potente, più grande, al di là di un oceano che certo non annoverava ricordi spiacevoli verso l'Italia, al contrario dell'Inghilterra che ricordava la sfida italiana alle posizioni inglesi nel Mediterraneo, nelle colonie e poi tutto ciò che aveva significato la politica dell'Italia fascista in chiave anti-inglese. Poi con gli americani c'erano i legami umani dovuti alla forte migrazione di italiani oltreoceano, legami economici che si erano stabiliti negli anni 20-30, poi interrotti dal fascismo, che però ancora permaneva questo ricordo. E ovviamente forse anche, se vogliamo, quella tipica generosità che c'è nella politica estera americana. D'altronde gli Stati Uniti quale calcolo fecero? Che le miserie in cui viveva il popolo italiano, le distruzioni, eccetera, eccetera, avrebbero potuto fare il gioco delle dottrine sovversive, cioè del comunismo. E chi era in grado di mettere l'Italia, di rinascere, di ricostruirsi? Solo appunto l'America, perché i poveri inglesi, conservatori, statici, vendicativi, si ritrovano tutte queste parole nei documenti diplomatici, e soprattutto senza soldi, perché a Londra i soldi stavano venendo meno nelle casse inglesi, non sarebbero stati in grado di questo compito, no? Ricostruire un paese. E quindi la diplomazia italiana fu brava nel far balenare davanti agli occidentali e in particolare a Washington questo pericolo comunista, come a dire: il pericolo esiste, veniteci incontro, altrimenti l'Italia sarà persa. E quindi ci si riallaccia al riconoscimento, ad esempio, diplomatico. Il primo riconoscimento che l'Italia cercò fu quello dell'Unione Sovietica, sempre in quel quadro di rompere le sbarre della gabbia, no? Uscire da questo soffocante controllo anglo-americano. Marzo 1944, quello che poi va, quell'operazione che è stata riassunta e svolta di Salerno e che ha molti aspetti: il ritorno di Togliatti in Italia, l'accettazione da parte del PC al momento del governo Badoglio e anche il riconoscimento diplomatico con Vischisky e Prunas quali protagonisti, no? E a poco si vede che col passare dei mesi questo discorso ha un suo successo, perché se all'inizio gli anglo-americani ovviamente ne diranno di tutto di più contro la diplomazia italiana, ecco, a pochi mesi dall'armistizio già gli italiani col loro machiavellismo riprendono le loro manovre, no? Guardano a Mosca per uscire da questa gabbia. Invece a poco il discorso fa breccia, e non per nulla poi con il governo Bonomi dal giugno del 44 tutti gli storici intravedono quelle radici, già le primissime radici dell'egemonia americana sull'Italia. Dal governo Bonomi si può cominciare a intravedere, Bonomi e poi soprattutto De Gasperi, ovviamente dapprima come ministro degli esteri, poi come presidente del Consiglio. Non per nulla a fine 44 ci sarà la dichiarazione di Hyde Park da parte del presidente Roosevelt, con cui arrivano questi primi aiuti economici, c'è lo scambio degli ambasciatori con Tarchiani che va a Washington, e inoltre si intravede come gli americani però cominciano anche a dubitare che quel decreto luogotenenziale del giugno 1944 sia stata una buona scelta, perché il decreto luogotenenziale era molto ambiguo, perché diceva che a fine guerra si poteva interpretare in più di un modo, però l'interpretazione più chiara era che a fine guerra il popolo sarebbe stato chiamato alle urne, ma per eleggere un'assemblea costituente, poi secondo le maggioranze che si
sarebbero trovate dentro l'Assemblea Costituente avrebbe deciso la forma dello Stato e quindi redatto la Costituzione relativa a questa forma dello Stato. E questo a poco cominciò un po' a preoccupare gli americani, il luogotenente Umberto, De Gasperi, eccetera, eccetera, che questa Assemblea Costituente sarebbe potuta essere un'assemblea giacobina, cioè dove potevano prevalere i social comunisti. E da qui quindi a poco dal Dipartimento di Stato partono diversi memorandum sollecitati da De Gasperi, inviati a Roma, in cui si consiglia di consultare invece direttamente il popolo sulla forma dello Stato, cioè l'Assemblea Costituente avrebbe poi dovuto lavorare sull'indicazione proveniente dalle urne, no? Nell'aspettativa che il popolo sarebbe stato più moderato di un'eventuale Assemblea Costituente sovrana, giacobina appunto, no? Contando sul fatto delle masse meridionali, del voto femminile che sarebbe stato probabilmente anche forse con una ottima chance per la monarchia di sopravvivere, no? Gli americani non disdegnarono questo disegno. Ecco, comunque, poi gli altri problemi sul tappeto, ovviamente quello enorme del trattato di pace, perché essendo fallito il progetto di trasformare la cobelligeranza in alleanza vera e propria nella coalizione delle Nazioni Unite, fu chiaro che l'Italia sarebbe dovuta sottostare a un trattato di pace. Il dramma era che questo trattato di pace si presentava come punitivo. Ovviamente le questioni principali sul tappeto, Trieste, la Venezia Giulia e l'Istria, quale destino, poi la frontiera occidentale, quindi la Val d'Aosta e le vallate piemontesi, la frontiera settentrionale, l'Alto Adige, le colonie, e poi tutta una serie di altre questioni, una condanna morale che figurerà negli Stati Uniti, e questo l'opinione pubblica che già cominciava a trasmettere, ad assumere posizioni nazionaliste, proprio non digerì il fatto che nel trattato di pace venivamo considerati un paese incivile, che aveva perso l'Italia, che invece si ritiene una delle culle della civiltà mondiale, vedersi definita nel trattato di pace un paese che aveva perso ogni canone civile e culturale per via delle leggi razziali, del fascismo, delle aggressioni del 1940. Le riparazioni, questo l'Unione Sovietica soprattutto non volle transigere su forti riparazioni o smantellamento della flotta, la riduzione dell'esercito. Ecco, adesso i negoziati del trattato di pace sarebbe un po' troppo lunghi da riassumere, no? Però è interessante vedere la parola punitivo. Alla luce di ciò che l'Italia fu chiamata a firmare quel 10 febbraio 1947, certamente c'erano aspetti punitivi. Trieste veniva negata all'Italia, eretta, e questa fu di gran lunga la questione più spinosa, quella di Trieste, l'erezione nel territorio libero di Trieste, no? Quindi né italiana né jugoslava, la città con un suo piccolissimo hinterland. Eppure un grande ambasciatore dell'epoca, uno dei più intelligenti, al tempo stesso cinici e caustici ambasciatori a cavallo tra la fine del regno e poi soprattutto la Repubblica, cioè Pietro Quaroni, disse: riflettiamo bene, però alla luce di quello che ci attendeva nel 43, delle voci che correvano nel 43, voleva la Val d'Aosta, vallate piemontesi, l'isola d'Elba, la Jugoslavia che voleva arrivare al tagliamento, quindi non solo la Venezia Giulia ma fino alle porte di Venezia. Si parlava di smilitarizzazione di Sardegna e Sicilia, se non addirittura di stacco di queste due isole dall'Italia, e allora tutto sommato forse poi
poi quello che ci fu fatto firmare il 10 giugno 47 non fu così altamente drammatico. Fu drammatico perché non fu spiegato bene dal governo, ovvero dai partiti, perché iniziava un po' la politica un po' caciarona dell'Italia partitica, non fu spiegato bene all'opinione pubblica e quindi ci furono attese da parte dell'opinione pubblica che poi naturalmente furono smentite, però non capendo che invece forse poteva essere guardato come un punto di partenza, cioè firmarlo per poi chiudere questa parentesi tragica e sfruttare quell'inserimento nell'Occidente. Perché poi d'altronde, se ci si riflette bene, già dopo alcuni mesi, qualche anno massimo, in fondo le clausole del trattato di pace, sempre prima di tutto per quella benevolenza, tra virgolette, per chi ci crede, degli Stati Uniti, quelle clausole vennero di fatto tutte abbandonate. Già dopo un paio di mesi eravamo coinvolti nel piano Marshall, quindi tutte le clausole economiche venivano meno. Dopo 2 anni nel patto atlantico, ovvero NATO, e anche qui quelle militari venivano meno. Nel 1954 Trieste ritornerà all'Italia, poi l'integrazione europea già dei primi anni 50 designerà questo ritorno effettivo nell'Occidente, e quindi quella diplomazia, possiamo dire, monarchica. Umberto II ancora, ricordiamolo, firmava le lettere credenziali degli ambasciatori, i governi giuravano nelle mani del luogotenente, eccetera, eccetera, no? Lavorò discretamente, possiamo dire, no? Niente affatto male quella diplomazia, no? Questo risalire la china e rompere la gabbia dell'armistizio, se non proprio attraverso atti formali, ma poi attraverso atti concreti, di fatto fu coronata da successo. Ancora qualche minuto? No. Grazie mille, buona serata. Grazie. Ci sono ancora 3 relazioni, quindi malgrado tutto, malgrado l'importanza di quanto ci ha detto e ci stava per dire, dobbiamo passare oltre. Ha richiamato l'attenzione sul trattato di pace. Va ricordato che De Gasperi ottenne che l'informazione sul trattato di pace avvenisse dopo il referendum, perché se l'opinione pubblica avesse conosciuto i termini del trattato di pace, come è stato sottolineato, punitivo, molto probabilmente ci sarebbe stato un aumento dei voti a favore della monarchia come garante della continuità, mentre ormai era chiarissimo l'appoggio che il Partito Comunista dava alle pretese della Jugoslavia sul fronte orientale, e con l'appoggio degli inglesi, perché erano stati gli inglesi a aiutare Tito in un discorso di carattere internazionale sul quale non abbiamo... certo. Esatto. Cioè, sì, si ritorna in realtà alle discussioni che concludevano la prima guerra mondiale, quando in realtà non ci volevano dare proprio niente, ecco, a cominciare dai francesi. C'è quell'importante convegno delle massonerie dei paesi neutrali e alleati, nei quali è pianificato il disastro e l'inutilità dell'intervento dell'Italia a fianco dell'intesa. Molto importante il professor Ferraioli anche sulla prospettiva comunque del poi, perché oggettivamente gli Stati Uniti comprendono che l'Italia ha un ruolo nel quadro del Mediterraneo, ed è aiutata, diciamo, dentro dell'Europa. Concludiamo, per passare alle relazioni successive. Non dimentichiamo, lo ha evidenziato Ferraioli all'inizio della sua relazione, che
il 25 luglio del 43, quando riesce poi a creare le precondizioni per avviare una trattativa per la resa. L'Italia non ebbe la sorte, viene dimenticato. L'Italia perde le colonie, perde parte del territorio che aveva appena annesso senza plebiscito nel 1900 e di città territoriale. Esatto, esatto. Certo. È togliere l'imperatore. Era la garanzia della compattezza del Giappone. Ecco, quindi sono delle riflessioni che vanno al di là dei fatti, con la opinione profonda, con l'attitudine delle persone. Quindi si entra nella sfera del sacro e quindi di un concetto di monarchia che, come ha sottolineato Raffafi, di Umberto II, che si occupano di cose che sono irrilevanti, come bene hai sottolineato. Adesso, per approfondire i temi, abbiamo la relazione di Massimo Nardini, che è un specialista di studi sulla politica estera, che parlerà in particolare della Francia. Grazie. Grazie. Buonasera. Un ringraziamento speciale al professor Aldo Mola, che è il magistrale organizzatore di questo convegno, di questo e di molti altri convegni. E oggi ci occuperemo di inquadrare la posizione dell'opinione pubblica francese sul breve regno di Umberto II e anche sulla situazione italiana di quei giorni, in particolare attraverso la stampa. E dunque la vicenda del breve regno di Umberto II costituisce uno degli episodi più significativi e controversi della storia italiana contemporanea. Ed è compreso fra l'abdicazione di Vittorio Emanuele III, il 9 maggio del 1946, e la partenza del nuovo sovrano per l'esilio il 13 giugno successivo. E Umberto II si trovò ad ereditare una situazione estremamente difficile e dovette affrontare il peso di un passato segnato dal fascismo, dalla guerra e le difficoltà di un presente caratterizzato dal mutato quadro politico del dopoguerra, dalla crescente influenza dei partiti di massa e dalle profonde trasformazioni sociali determinate dal conflitto. E in questo contesto la sua breve esperienza fu caratterizzata da una politica di rinnovamento, di moderazione e soprattutto di rigoroso rispetto delle procedure normative. E il confronto fra lo schieramento monarchico e quello repubblicano iniziò subito il 9 maggio del 46, quando Emanuele III abdicò in favore del figlio e partì immediatamente per l'esilio. L'operazione, nonostante l'apparente taneità, era maturata da tempo, come dimostrano un elemento formale e un elemento sostanziale. Il primo è la data riportata inizialmente sull'atto di abdicazione, che era il 6 maggio, poi corretta, e che evidenzia come esso fosse già stato redatto nella sua forma definitiva già da almeno 3 giorni. Il secondo è la logistica che caratterizzò le ore pomeridiane di quel 9 maggio, perché in base a quanto scriveva France Soir è stato firmato alle 15. Alle 17 erano arrivati 2 grossi camion per ritirare bauli, casse, valigie, e l'imbarco era terminato poco più alle 18:45, quindi è evidente che non sarebbe stato possibile preparare questo genere di trasferimento in pochi. Questo doveva essere già pronto da tempo. E in verità la decisione relativa all'abdicazione era stata prevista ai francesi fin dai primi giorni del mese. Il liberal conservatore Figaro l'aveva preannunciata già il 2 maggio. Il Combat e il cattolico Lacroix, rispettivamente il 4 e il 5 maggio, l'avevano indicata come una possibilità dopo i risultati del congresso liberale che si era svolto a Roma dal 29 aprile al 2 maggio, pubblicati su entrambi i quotidiani. È un particolare perché all'interno del partito era considerato fino ad allora un valido sostegno per la monarchia. L'opzione repubblicana aveva registrato un favore inaspettato e preoccupante per lo schieramento monarchico. Erano 314 voti a favore della monarchia, 261 contrari, ma soprattutto 121 astensioni e 12 schede nulle, quindi situazione.
Lo stesso Combà il giorno seguente, il 5 maggio, uscì con un articolo dal titolo eloquente: "Il re d'Italia ha fatto l'atto di abdicazione", sostenendo che il documento avrebbe portato la data del 4, quindi sbagliando poi alla fine di poco. Nei giorni successivi al 9 maggio la notizia venne ripresa da tutti i quotidiani, però con toni molto diversi. Le Populaire, organo della SFO, Partito Socialista francese, citando il 9 maggio una dichiarazione di Pietro Nenni, ottenne l'effetto di mettere in luce la scarsa lungimiranza dei vertici del PSIUP, che era il Partito Socialista Italiano, e del suo segretario Nenni, secondo il quale l'atto riguardava soltanto Casa Savoia e non avrebbe avuto effetto fino a dopo il 2 giugno. E Combà sottolineava come l'ascesa di Umberto II avesse inaugurato una fase politica estremamente intensa. Infatti il clima aveva improvvisamente ripreso vigore e dovunque si commentava con passione la sua ascesa al trono, sia da coloro che auspicavano l'inizio di un nuovo futuro per Casa Savoia, sia da coloro che, come Togliatti, avevano reagito con stizza alla notizia dell'abdicazione. Il quotidiano francese riportava che il segretario del Partito Comunista l'aveva definita, aperte virgolette, questa ultima fellonia, accusando il re di rottura della tregua istituzionale e annunciando l'inizio della propaganda come i cani fossero furiosi, avendo visto scomparire a bordo del Duca degli Abruzzi, nave che portò Vittorio Emanuele III in Egitto, il principale bersaglio della loro campagna elettorale. E Le Figaro e la Victoire, nei numeri del 12 e del 13 maggio, dettero notizia delle numerose manifestazioni monarchiche e delle contromanifestazioni repubblicane che si tendono nelle principali città italiane dopo l'ascesa al trono di Umberto. Nel rapido scorrere dei giorni che separavano il suo recente passato in un giudizio sulla propria persona e sul futuro dell'istituzione monarchica. Quindi si trattava di un'operazione non priva di possibilità di successo, ma con evidenti difficoltà di realizzazione. Perché questo? Perché la monarchia in una posizione di svantaggio. I principali partiti di massa erano orientati verso la Repubblica o mandato a favore della monarchia era costituito dal fatto che questi orientamenti erano stati manifestati dai vertici dei partiti e si sapeva però che ad esclusione del Partito Repubblicano, chiaramente schierati a favore della Repubblica, all'interno delle altre formazioni, compreso il Partito Socialista, esisteva una base elettorale che, pur non manifestando apertamente la propria opinione, era almeno in parte cristiana, dove lo stesso De Gasperi aveva affermato, come riportato il 13 maggio da Combà e il 15 maggio da Lacroix, che se la monarchia avesse vinto, il partito l'avrebbe appoggiata, garantendo il rinnovamento dell'istituzione monarchica. Il suo segretario, il cui obiettivo era quello di assumere la guida del paese, indipendentemente dai risultati del referendum. Durante il mese di maggio il re intraprese una serie di viaggi nelle principali città italiane e le sue visite avevano soprattutto un valore simbolico, perché per tradizione e tenere comizi politici. Quindi la sua campagna consisteva nella semplice presenza pubblica, negli incontri con la popolazione, nel rafforzamento di un'immagine di serietà istituzionale e di moderazione, materiali del paese. Le visite nelle città devastate dalla guerra, gli incontri con le autorità locali e la vicinanza alle forze armate contribuirono a consolidarne la popolarità, tanto che nelle ultime situazioni il consenso nei confronti di Umberto. La figura del nuovo re suscitava simpatie che andavano oltre il tradizionale schieramento, oltre il tradizionale elettorato monarchico. Numerosi osservatori coevi del tempo rispetto alle previsioni formulate soltanto pochi mesi prima. E il 2 giugno, arriviamo al momento del voto, gli italiani vennero chiamati a esprimersi sia sulla nuova aveva un valore e un significato che andava oltre la scelta semplice fra monarchia e repubblica, perché rappresentava il momento fondativo della nuova Italia, il momento in cui l'Italia doveva dimostrare a coloro che l'avevano sconfitta. Quindi sarebbe stato essenziale che questo referendum risultasse rappresentativo dell'intera nazione e che tutte le operazioni di voto, quelle precedenti e quelle successive, risultassero differenti. Ora, la rappresentatività della consultazione venne penalizzata fin dall'inizio dell'esclusione di molti cittadini. Il professor Aldo Mola ha descritto in dettaglio quanti ne vennero esclusi. Io non lo ripercorrerò per motivi di tempo. Le province di Bolzano non giunsero
a chi le stava aspettando circa 1,5 milioni di certificati elettorali. Non potevano votare tutti i prigionieri di guerra all'interno dei seggi o per mancanze proprio da parte dell'organizzazione. Molti malati negli ospedali aspettavano i famosi seggi volanti che non volarono mai. E per quanto riguarda invece la necessità di lì, come riportarono anche i giornali d'Oltralpe, perché Combat già il 22 maggio segnalava l'esistenza di un mercato nero di certificati elettorali, notizia confermata anche dal quotidiano romano Buonsenso, quando Combat dimostrava di aver effettuato un'attenta analisi della situazione italiana, sottolineando la preoccupazione espressa dalla maggioranza dei votanti. E questi presagivano già che, indipendentemente dal risultato, tra i voti espressi scarto e che ciò avrebbe dato luogo a probabili disordini. Jean Novessel, che era il corrispondente dell'Italia del quotidiano, aggiungeva anche che non tutti gli elettori avrebbero votato in maniera conforme al dettato dei partiti. Sono i socialisti a votare per la monarchia socialista, un elemento che contribuiva a spiegare gli incessanti appelli rivolti da Saragat agli elettori del proprio partito affinché non votassero per Casa Savoia. Novessel terminava l'articolo riprendendo in esame il problema dei falsi certificati elettorali. E questi sarebbero stati inseriti nell'urna, situazione grave in vicinanza della consultazione. Quando arriva il momento dell'operazione di scrutinio, lo scrutinio dei voti si rivelò ancora più complesso di quanto molti avessero previsto, perché Fenderchi aveva ottenuto un risultato assai migliore rispetto alle previsioni di gran parte della classe politica e degli osservatori internazionali. E l'Italia appariva profondamente divisa. Mezzogiorno si era espresso nettamente da Repubblica. Questo elemento venne ripreso tantissime volte dai giornali per indicare questa e poi politica. In base ai primi risultati la monarchia sembrava in vantaggio, e tanto che con Lucifero, ministro della Real Casa, anticipando il proprio pessimismo sulle sorti della Repubblica, non sarebbe stato un problema collaborare con il re. Uno scenario diverso cominciò a evidenziarsi nel tardo pomeriggio, sempre del 4, ma i verbali attesi a Roma per le verifiche e dunque non era ancora possibile prevedere con un argomento ripreso anche da Combat, secondo il quale la base elettorale della Repubblica non era forte così come era stata fatta apparire fino ad allora, e questa debolezza si era venuta a determinare anche perché, come aveva già pronosticato il 2 giugno, gli elettori avevano votato contro il dettato dei loro partiti di riferimento. I quotidiani di sinistra, Le Populaire e l'Humanité, paventavano già il pericolo di una scissione. Sempre il 7 giugno Le Populaire dava notizia che a Napoli venivano distribuiti volantini che recitavano, tradotto dal francese: le province dell'Italia meridionale e le isole, per volontà del popolo, decretano la costituzione di una nazione libera, eleggendo Umberto II re di Napoli e delle due Sicilie. Era una notizia a cui faceva eco l'Humanité. E anche l'Aube, il giorno seguente, giornale cattolico, l'8 giugno, seguendo la stessa linea, scriveva di 10.000 separatisti siciliani in viaggio verso il capoluogo campano, aggiungendo però che Umberto aveva già affermato di rifiutare ogni ipotesi di colpo di Stato a suo favore. Ma l'Aube, soprattutto per primo, citava un incontro avvenuto fra De Gasperi e il ministro liberale Leone Cattani, i quali avevano discusso del ricorso appena presentato dal leader del Partito Democratico Italiano, che era Enzo Selvaggi, basato sull'interpretazione di un gruppo di giuristi di Padova, in base alla quale avrebbero dovuto essere incluse nel conteggio anche le schede nulle, in quanto la definizione di votante è chi va a votare, non solo chi esprime un voto valido. E questo cambio di paradigma consentiva al ministro di ipotizzare un vantaggio della Repubblica molto diverso da quello conosciuto.
fino a quel momento 10 volte inferiore, 200.000 voti. La CRUA il 9 giugno, come aveva fatto l'OBI il giorno prima, citò l'incontro di De Gasperi insieme allo scarto dei voti, ipotizzato da Cattani. E la situazione da un punto di vista istituzionale diventò ancora più complessa dal lunedì 10, giorno in cui il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, come previsto alle 17, comunicò i dati disponibili, anche se non definitivi. Pagano fornì la comunicazione attesa, dando conto dei voti attribuiti alla monarchia, di quelli attribuiti alla Repubblica, ma tenendo in serbo una sorpresa, perché al momento di aggiornare la seduta disse che, in base all'articolo 19 del decreto di legge luogotenenziale 23 aprile 46, numero 219, la Corte si riservava di emettere una sentenza definitiva nella seduta successiva, dopo aver valutato le numerose contestazioni, e che in tale sede avrebbe fornito anche la somma totale delle schede nulle. Chiaramente le parole di Pagano furono una doccia gelata per i partiti che appoggiavano la Repubblica. E la vicenda il giorno successivo venne ripresa da tutta la stampa francese, che in maniera compatta nei titoli annunciò la nascita della Repubblica, ma all'interno degli articoli venne fuori che la Repubblica non era nata. Le Populaire pubblicò il giorno 11 un pezzo dal titolo "La Repubblica Italiana è nata", ma ammettendo all'interno del pezzo che il giorno precedente non era nato proprio nulla. Combat evidenziò correttamente quanto era realmente accaduto il 10. Era avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum in quel momento disponibili, non della forma istituzionale dello Stato, però l'articolo più ironico apparve su France Soir il 12 giugno. Si intitolava "Solo la confusione regna in Italia" e recitava: "La Corte di Cassazione ha impiegato 9 minuti a non proclamare la Repubblica". E assente dal coro rimaneva il comunista Humanité, che dopo aver annunciato il 9 giugno l'imminente nascita della Repubblica tacque prudentemente fino al giorno 13. E il 12 la stampa francese dette unanimemente notizia di gravi incidenti in tutto il paese, all'interno dei quali spiccavano 4 morti a Napoli e confermati anche da Combat. E quest'ultimo, insieme alla Figaro, riportava il comunicato approvato dal governo alle 2:30 della notte di martedì 11 giugno, col quale esso si riservava di decidere nella stessa giornata sui provvedimenti concreti derivanti dall'annuncio dei conteggi resi pubblici dalla Cassazione il 10, riferendo anche della replica del re consegnata a De Gasperi da Falcone Lucifero nella mattina dello stesso giorno, quindi alle 2:30 di notte c'è questo comunicato e la mattina Falcone Lucifero porta una lettera che De Gasperi non voleva accettare e all'interno della quale Umberto assicurava che avrebbe rispettato il volere degli elettori votanti, 2 parole fondamentali, che sarebbe stato annunciato il 18. E questi termini, utilizzati per indicare coloro che si erano presentati ai seggi, inquietavano non poco il governo, dove sia De Gasperi sia Togliatti erano consapevoli che nel caso in cui il quorum fosse stato calcolato tenendo conto delle schede nulle, sarebbe emerso che esso non era stato raggiunto da nessuno dei 2 schieramenti. E l'Umanité, davanti alla risposta di Umberto, alla lettera di Umberto, lo stesso giorno affermò che i monarchici cercavano la guerra civile appoggiati da trust internazionali, che era in preparazione una nuova marcia su Roma, ma al di là dei toni drammatici utilizzati dal quotidiano comunista, i disordini si stavano davvero estendendo all'interno del paese, come evidenziava France Soir, che aveva aggiunto, verità purtroppo, che Nenni era intenzionato a fare appello al popolo. E il giornale aggiungeva che il segretario socialista era stato frenato perché al Consiglio dei Ministri i partigiani della moderazione avevano prevalso. Lo facciamo. I contrasti presenti all'interno del governo vennero descritti lo stesso giorno, 12 giugno, in dettaglio da Loeb, che mise in luce il fondamentale ruolo rivestito quella notte da De Gasperi, impegnato a frenare anche in modo autoritario i repubblicani più accesi, ma non soltanto Nenni, anche Cevolotto, Bracci, Cianca, anche il democristiano Scelba, che parlava già del re come di un privato cittadino. E questi proponevano iniziative che avrebbero condotto solo a ulteriori spargimenti di sangue. Solo che Loeb, con acume, valutando la gravità della situazione nel suo complesso, sia a livello istituzionale sia a livello di ordine pubblico, preannunciò con le ultime parole dell'articolo quello che sarebbe accaduto di lì a poche ore, scrivendo: "Si impone una soluzione rapida". E questa giunse nella notte tra il 12 e il 13, perché alle 23 del 12 De Gasperi lesse il testo del comunicato col quale il governo affermava che quanto esposto dalla Cassazione il 10 aveva portato automaticamente all'instaurazione di un regime transitorio, durante il quale, fino a quando l'Assemblea non avesse nominato il capo provvisorio dello Stato, l'esercizio delle funzioni di quest'ultimo sarebbe spettato al Presidente del Consiglio in carica. E l'articolo venne votato ed approvato non all'unanimità, Cattani votò contro, alle 00:15, a mezzanotte e un quarto del giorno successivo, quindi pochi minuti dopo. Loeb dette notizia dell'accaduto il 14, perché siamo nel 46, c'è uno scarto fra quando la notizia viene appresa dalla redazione e quando poi va in stampa il numero che la propone.
E la Victoire e la Croix riportarono semplicemente parte del messaggio. Combat precisò che il suo contenuto non faceva alcun riferimento alla lettera inviata da Umberto a De Gasperi la mattina del 12, con la quale aveva manifestato l'intenzione di attendere il giorno 18, come prevedeva la legge. Il quotidiano riportava però la risposta tranchant indirizzata da De Gasperi ai giornalisti che chiedevano spiegazioni sulla decisione del governo. La risposta era, tradotta dal francese: assumo ormai le funzioni di capo dello Stato. Ho il diritto e il dovere di intervenire in qualsiasi momento se la situazione lo rende necessario. La notizia venne ripresa anche dai giornali di sinistra, ma se Le Populaire si limitò a ripetere le parole del Presidente del Consiglio, l'Humanité, probabilmente senza averne l'intenzione, mise a nudo la reale situazione della penisola, pubblicando un articolo dal titolo: La Repubblica Italiana è istituita de facto, evidenziando così come ad essa facesse difetto il diritto. I giornali francesi riferirono anche della partenza di Umberto, ma l'unico che mise in luce l'elemento fondamentale che caratterizzava il suo distacco dall'Italia fu il Figaro, che pubblicò un articolo intitolato Il re Umberto, partito senza abdicare, è arrivato a Lisbona. E Umberto mai riconobbe la validità del risultato delle votazioni di quel giugno 46 perché in base alla legge non poteva farlo. La Cassazione aveva chiarito che quelli diffusi il 10 giugno erano risultati incompleti. La Corte avrebbe fornito in seguito le cifre definitive, insieme al giudizio su tutte le contestazioni pervenute, circa 21.000 ricorsi, dando conto nella stessa seduta anche del numero dei votanti e dei voti nulli, divisi in bianchi, annullati e contestati. In attesa di questa seconda seduta, il re non aveva dunque niente di cui prendere atto. Avrebbe atteso, come tutti gli italiani, il giorno 18, prima di assumere le iniziative legali che sarebbero state conseguenti ai risultati definitivi, poiché nient'altro prima era possibile fare. La risoluzione governativa del 13, giuridicamente infondata, segnava un ulteriore, l'ultimo, vulnus legislativo dopo quelli commessi nei giorni precedenti, ma questo apriva un fossato tra la monarchia e il governo italiano. Quest'ultimo aveva assunto una decisione considerata dai ministri politicamente necessaria, come venne detto in quei giorni, ma ritenuta da Umberto, in base alla legge vigente, un sopruso o, come lui stesso la definì, un gesto rivoluzionario, ed egli si mostrò contrario sia a legittimarlo che a subirlo. Questa posizione faceva sì che, per non addentrarsi sul terreno in cui la componente repubblicana lo stava spingendo, e cioè quello della guerra civile, l'unica scelta possibile fosse lasciare il paese, senza compiere nessun altro gesto, partendo dal re. Lasciò dunque l'Italia come sovrano, e sovrano rimase fino alla morte, avvenuta a Ginevra il 18 marzo 1983. Grazie. Grazie. Molto bene, come tutti hanno veduto, i relatori combattono con il tempo e combattono anche con le mosche, perché devono continuamente cacciarle. La relazione di Massimo Nardini ci ha messo dinanzi a un fatto importante. I giornali francesi avevano le idee molto chiare su quanto accadeva in Italia. Curiosamente gli storici se ne sono dimenticati. Hanno continuamente pubblicato un racconto totalmente diverso, e cioè che la Repubblica aveva assolutamente vinto. Mentre se si va a vedere i verbali del Consiglio dei Ministri si vede appunto che fu una decisione di carattere politico e non fondata sul diritto, cioè sulle leggi che avevano consentito la celebrazione del referendum e avviato quel controllo delle schede, eccetera, eccetera. La vera verità è che l'inizio della verifica dei verbali e della realtà dei voti consegnati ai seggi cominciò a repartito, e cioè cominciò dal 14-15, quando cominciarono ad affluire a Roma i verbali dai dagli uffici circoscrizionali che avevano sovrinteso al referendum. E è certificato sulla base degli archivi che in realtà ancora il 17 regnava il caos nel controllo delle schede. Peraltro già il 12 il ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti dichiarò in Consiglio dei Ministri che era impossibile controllare le schede perché erano già state distrutte. Beh, ecco, questa era la realtà del paese, che richiede quindi studi, ancora studi, e soprattutto poi sintesi da consegnare all'informazione che oggi è un pochino labile. Ecco.
Passiamo quindi alla penultima grazie Massimo, penultima relazione, quella di Alessandro Mella, collaboratore dell'Annuario della Nobiltà Italiana, autore di numerosissimi volumi e di ricerche sistematiche frutto di indagini negli archivi su vari aspetti della storia italiana, dalla guerra di successione spagnola in Piemonte alla formidabile opera sulla presenza degli italiani nella campagna di Russia e di Napoleone come genesi poi di una idea di Italia. A te. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Ringrazio il professor Mola per avermi voluto qui oggi, ringrazio la signora Müller, presidente dell'Associazione Libertas, e anche l'amministrazione comunale di Torre che ci ospita. Vi porto i saluti del direttore dell'Annuario della Nobiltà Italiana, professor Andrea Borella, di tutto il comitato scientifico, e la mia, spero brevissima relazione tratterà proprio l'atteggiamento della nobiltà italiana di fronte ai grandi cambiamenti che ci sono stati proprio tra il 1943 e il 1946. Questa classe sociale non è una spettatrice passiva dei fatti, ma viene letteralmente travolta dagli eventi esattamente come tutti gli altri italiani. Il primo momento importante è indiscutibilmente il 25 luglio del 1943 ed è un momento non traumatico per la nobiltà italiana per tre ordini direi di motivi. Prima di tutto la percezione che hanno i nobili del fatto che comunque dietro questa operazione ci sia la volontà del sovrano di liquidare il fascismo, avendo l'occasione per poterlo fare e di superare questa fase. Quindi il fatto che ci sia la presenza del re che diventa il protagonista attivo di questo momento è già una garanzia per questa classe sociale. E poi c'è un altro fatto. Gli stessi protagonisti dell'implosione del regime fascista sono in gran parte dei nobilitati, in alcuni casi una nobiltà relativamente recente, ma importante. L'estensore dell'ordine del giorno Grandi è il conte Grandi. Votano a favore dell'ordine del giorno il barone della Terno a Cerbo, votano il conte dei Vecchi di Valcismon, e ci sono diversi collari dell'Annunziata, la più alta onorificenza di Casa Savoia, quella che rendeva cugini del re. Quindi c'è una presenza importante di questa classe sociale proprio nella fatidica notte tra il 24 e il 25 luglio. Altro elemento che rasserena per il momento, almeno la nobiltà italiana, è la stessa scelta del nuovo capo del governo, che è Pietro Badoglio, è marchese del Sabotino, duca di Addis Abeba. Guarda caso è un nobile, è una persona comunque vicina alla corona, sebbene non amatissima dal Quirinale, per evidenti ragioni. Ma questo passaggio per il momento è ancora rassicurante, proprio perché c'è la garanzia della corona. Più traumatico invece è l'8 settembre del 1943. Qui i nobili rispondono più o meno alla coscienza individuale esattamente come tutti gli altri italiani. Quindi abbiamo dei nobili che scelgono la via della Repubblica Sociale, pensiamo ad esempio al principe Valerio Borghese, pensiamo al marchese di Neghelli Rodolfo Graziani che diventa ministro della difesa del governo fascista repubblicano, poi ce ne sono altri meno conosciuti che troverete poi nel testo della relazione, ma su cui non mi soffermo per ragioni di tempo. Altri nobili scelgono ovviamente di raggiungere, quando questo è possibile, il sovrano e il governo legittimo al sud. È la scelta più naturale per questa classe sociale che alla corona è evidentemente legata. Chi non riesce a raggiungere Brindisi in un primo momento, poi sarà Salerno, sceglie in alcuni casi la via della resistenza. È una resistenza diversa da quella a cui siamo abituati a parlare, perché nell'immaginario collettivo la resistenza ha quasi sempre una connotazione più o meno comunista per via della prevalenza numerica delle formazioni garibaldine. Ovviamente ci sono anche forme di resistenza legate alla monarchia, ai cattolici, ai liberali, la resistenza militare che è la prima che si manifesta, e quindi abbiamo figure come il conte Edgardo Sogno Rata del Vallino, figura leggendaria, non ha bisogno di presentazioni, con gesta eroiche, travestito da ufficiale delle SS italiane, tenta di liberare Ferruccio Parri ma viene catturato, ma questa è solo una delle tante operazioni che vengono da lui messe in piedi nel periodo della Resistenza. Poi c'è ad esempio Giuseppe Cordero di Montezemolo, fondatore del fronte militare clandestino, martire alle Fosse Ardeatine,
sicuramente di una famiglia molto importante, e tra i Cordero abbiamo anche Cordero Lanza di Montezemolo, che viene catturato dalle milizie fasciste repubblicane e impiccato, medaglia d'oro al valor militare, e quando di fronte al capestro i militi fascisti repubblicani gli propongono in estrema ultima tentazione di aderire alla Repubblica Sociale per salvarsi la vita, la sua risposta è: a nobile si confanno soltanto cose nobili. E il tradimento del giuramento prestato al re, che era raffigurazione della patria, sicuramente non è un gesto nobile. E io vado molto veloce perché il tempo è poco e non voglio annoiarvi. Altro momento chiave sicuramente è il referendum del 2 giugno 1946. È chiaro che la maggior parte della nobiltà si schiera a favore della monarchia. Ci sono soggetti ovviamente che fanno scelte diverse. È stato citato ripetutamente oggi Carlo Sforza, conte Carlo Sforza, collare dell'Annunziata, fierissimo militante, dirigente del Partito Repubblicano. I maligni dell'epoca sostenevano che questo suo avvicinarsi al repubblicanesimo fosse dettato anche da un certo interesse personale per il Quirinale. Malignità probabilmente sì, ma si sa che, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Nel momento più drammatico, i nobili seguono semplicemente la volontà del sovrano. Non una sola goccia di sangue per la mia casa, sono le parole che Umberto ripete anche ad amici carissimi come Edgardo Sogno, che il già citato Edgardo Sogno gli è vicino in quel giorno, lo accompagna anche a Ciampino il 13 giugno del 1946, e questo è il mandato che viene assegnato a tutti gli italiani, ma soprattutto alla nobiltà, che in qualche modo è la prima raffigurazione della monarchia in Italia. E che cosa fanno dunque i nobili dopo il 2 giugno 1946? Tutti quelli che sono ufficiali del Regio Esercito, che sta diventando esercito italiano, in grandissima parte chiedono il congedo. L'esempio, uno, ce ne sono tanti, lo stesso Edgardo Sogno, che poi si darà all'attività diplomatica, ma come lui ad esempio c'è il barone Amedeo Ghiè, diventerà barone dopo, ma viene già da una famiglia molto importante. Anche lui rassegna le dimissioni dall'esercito. Perché? Perché il giuramento di fedeltà al re e alla patria, anche se Umberto non asciolto dall'impegno verso la patria, viene comunque da alcuni ritenuto incompatibile col nuovo giuramento repubblicano. Quindi c'è una vera emorragia di ufficiali che abbandonano le forze armate. Nonostante questo, difficilmente voi troverete il nome di un nobile italiano nelle operazioni oscure del dopoguerra, fatto salvo Valerio Borghese per ragioni che abbiamo già spiegato. Questo proprio in obbedienza alla volontà del sovrano. Anzi, Roberto Lucifero, durante una seduta alla Camera, poco dopo la proclamazione, insomma, che abbiamo definito poco fa, un po' claudicante della Repubblica, dice esattamente che, ad esempio, Cesare Battisti fu un repubblicano che servì l'Italia in tempo di monarchia coraggiosamente, e allo stesso modo dei repubblicani di ieri, i monarchici di oggi serviranno l'Italia sotto qualunque forma istituzionale essa richiamerà a dare un contributo. E questo è l'impegno solenne che la nobiltà italiana si assume in quel momento, nonostante il governo ovviamente repubblicano poi decida di non riconoscere i titoli nobiliari, non di annullarli, cancellarli o rimuoverli. Spazziamo via questo luogo comune. La Repubblica non aveva titolo per cancellare la nobiltà dalla storia d'Italia, poteva non riconoscerla, ma non poteva cancellare un retaggio che rimane. Si limita, come unica operazione che può forse più o meno legittimamente fare, a non riconoscere neanche il retaggio storico di quelle famiglie che avevano avuto un titolo dopo l'ascesa al potere del fascismo. Alle altre viene concesso di cognomizzare il predicato, quindi di unirlo al cognome. A tutte le famiglie che hanno avuto un titolo dopo il 1922 questo non viene concesso. È, diciamo, un gesto sicuramente poco conciliante e poco incline a riportare un clima sereno nel nostro paese. Non di meno ritroveremo, soprattutto in diplomazia, molti nobili che continueranno a fare il loro dovere verso la patria. Spero di non avervi annoiato, e come diceva Manzoni, se vi si è annoiati scusate, ma non lo si è fatto apposta. Grazie. Motivo in più per ricordare che nel 1922 il governo Mussolini aveva
nella propria compagine esponenti del Partito Popolare Italiano, compreso Giovanni Gronchi, sottosegretario al Ministero dell'Industria, e che a pronunciare il discorso a sostegno del governo Mussolini fu un certo Alcide De Gasperi. Quindi, ecco, far datare dal 1922 questa revoca dei titoli è abbastanza curioso, perché il governo del 1922 era un governo di unità costituzionale, comprendente tutti, ecco, in buona sostanza, tranne i repubblicani, i socialisti e i comunisti, punto. A proposito, io non credo che Sforza fosse Conte, è da dimostrare. Era vantaggio, sì, ma vabbè, no, Cavour aveva tutti i titoli per Bacco, comprovato, quindi no, siamo tranquilli, ma l'esperto sei tu, naturalmente. Allora ci avviamo alla conclusione con la relazione, ahimè da remoto, ma importantissima, di Giorgio Sangiorgi su i Savoia nella filmografia. È un tema poco trattato, sul quale Sangiorgi sta lavorando da tempo, e lo ringraziamo per fornirci questa anticipazione del suo poderoso lavoro. A te la parola. Ecco, vorrei sapere se si sente. Sì, perfetto. Sì, si sente benissimo, professore. Io incomincio la mia presentazione. Non vi vedo, grazie a tutti, grazie al professor Mola. Parto da questo presupposto, che nessuno ha mai affrontato e studiato la filmografia su Casa Savoia. Ho incominciato a lavorare su questo argomento 2 anni fa, è stato pubblicato un articolo 2 anni fa, però deve essere aggiornato. Adesso mi limito, non farò vedere dei video perché è impossibile, farò vedere delle diapositive commentate. Filmografia. Vi sono attualmente 42 film dal 1911 al 2024 in cui sono presentati esponenti di Casa Savoia. 40 sono i film italiani, muti e sonori, più un film ungherese e una fiction. Scusi, non ha condiviso lo schermo. Parto. Perché così... Intanto noi la sentiamo benissimo, però ci mancano le diapositive. Ci siamo adesso? Ci siamo, un attimo che si carica. Perfetto, perfetto. Vedete le diapositive? Sì. Sono filmografia, 42 film. Perfetto, metta pure a tutto schermo così vediamo. Attivo. Ecco. Vi sono 42 film prodotti dal 1911 al 2024. 40 sono film italiani, muti e sonori, più un film ungherese e una fiction americana, in tutto 42. 4 dal 1911 al 1923, cinema muto, 38 relativi agli anni 34-24 sonori. Sono compresi anche gli sceneggiati o miniserie televisive prodotti dalla RAI. Fonti: Dizionario del cinema italiano, i film, curato da Roberto Chiti, Enrico Lanci, da Roberto Poppi e Marco Pecorari, e anche l'archivio della Radio Corriere, perché di alcuni sceneggiati non c'è nulla e bisogna ricorrere a questa fonte, che fra l'altro sono molto esaustivi. 3 film vi sono di Carlo Alberto, re di Sardegna. Le 5 giornate, una narrazione storica, prima e dopo la prima guerra di indipendenza, Il Re, e ultimo, Le 5 giornate di Dario Argento, un vero e proprio film provocazione prodotto della contestazione post-68. È un film
criticato aspramente dai critici cinematografici per le parole invereconde, per i giudizi dati, è una vera e propria, diciamo, provocazione, ma è stato prodotto e quindi va presentato per quello che è. 5 film riguardano Vittorio Emanuele II. Il primo è Le nozze d'oro, visto da pochissime persone, del 1911, e si riferisce alla battaglia di Palestro del 1859 e si vede Vittorio Emanuele II a cavallo che partecipa all'azione militare. Poi vi sono questi 4 sceneggiati film: 800 del 59, Viva l'Italia del 61, Vita di Cavour del 67 e quest'altro in generale del 1987. Molto importanti per la qualità sono i 2 sceneggiati della RAI, 800 e Vita di Cavour, dove Vittorio Emanuele II è presentato con la sua furbizia, con la sua intelligenza, con il suo coraggio, soprattutto nei colloqui che ha con Cavour. 4 film su Umberto I, alcuni assolutamente sconosciuti. Processo al generale Baratieri per quanto riguarda la sconfitta del 1896 ed è del 1974. In questo sceneggiato si vede anche, ci sono dei brani relativi alla regina Margherita che normalmente non viene mai presentata. Poi abbiamo Cuore, ed è curioso perché in questo branetto, breve fra l'altro, ecco, abbiamo un Umberto I che partecipa all'inaugurazione di un'epigrafe marmorea in onore di Giuseppe Gabetti, torinese, autore della Marcia Reale. Poi Passanante, un anarchico che tentò di uccidere Umberto II, e poi l'altro, chiaramente l'anarchico venuto dall'America, Bresci. E andiamo a questo paragrafo interessante. Ben 25 film ci presentano Vittorio Emanuele III. Dividiamo fra muto e sonoro. Nel periodo del muto abbiamo la prima presentazione in Maciste Alpino, in cui si vede che il re, anche se non risulta il nome dell'attore, il re, con le greche che ha, che lo contraddistinguono, incontra Maciste Alpino e lo saluta e fa omaggio al suo valore. Poi abbiamo Gloria, apoteosi del soldato ignoto, e A noi di Umberto Paradisi, in cui Vittorio Emanuele III presenta se stesso, cioè non c'è un attore, ma si vede il vero volto di Vittorio Emanuele III. Poi siamo negli anni 60. Ecco. In pratica, se vedete, dagli anni 20 in poi non si parla più di Vittorio Emanuele III, se ne parla negli anni 60, cioè nel periodo del centro-sinistra, chiaramente per fare una critica nei confronti del re. La prima grande critica l'abbiamo nel 61 con Una vita difficile di Dino Risi, in cui Sordi, giornalista e partigiano, dice: perché non è andato il re a combattere con i partigiani? E la Massari dice: poveretto, era così piccolo, gracile, non poteva partecipare. Comunque è un film chiaramente di denuncia nei confronti del re. Poi abbiamo, ecco, La marcia su Roma, che ci presenta il re che presenta se stesso, ed è una chiara condanna del fatto che il re non ha deciso il blocco della marcia su Roma. Poi la resa dei conti del 69. Ecco, e adesso andiamo alla parte più curiosa. Negli anni 70 inizia una ironia pesante, una condanna morale forte nei confronti di Vittorio Emanuele III, soprattutto nel delitto Matteotti, in cui si fa riferimento a questo evento. I combattenti erano andati con il loro presidente Viola, erano andati dal re per chiedergli di fare il cambio del governo, togliere Mussolini in seguito al delitto Matteotti, e lui si limitò a dire: venite a vedere la finestra, guardi che mia figlia ha cacciato degli uccelli questa mattina. Poi
tecniche di un colpo di Stato e strumenti del potere, in cui si fa presente in modo chiaro che il re avrebbe potuto bloccare Mussolini, ma non l'ha fatto. Andiamo a questo momento, a questa osservazione, con dei termini che normalmente non vengono mai presentati. Il termine di cinema maoista. Cosa significa cinema maoista? Non ci si riferisce chiaramente alla cinematografia cinese, ma ad un indirizzo del cinema degli anni 70, un cinema fortemente ideologizzato, visto come strumento di propaganda e di rieducazione delle masse. Non solo c'è il cinema politico e di denuncia, come per esempio Francesco Maselli, Lettera aperta, un giornale della sera, Damiano Damiani, confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica, Elio Petri, indagine, eccetera, eccetera. Ma c'è anche, da parte dei certi registi, una denuncia, una volontà di derisione, di sarcasmo, di caricatura crudele nei confronti di personaggi ed eventi propri della cultura tradizionale o borghese. E questa derisione, questo sarcasmo e questa caricatura crudele viene utilizzato proprio anche su Vittorio Emanuele III, come vedremo adesso. Ecco, vi sono due film chiamati maoisti, uno è Il potere di Augusto Tretti del 72 e l'altro Quando c'era lui, caro lei. Cosa significa questo? Vi faccio vedere alcune immagini che sono chiarissime. Il potere di Tretti, un regista che è stato messo da parte, non ha accettato neanche dei suoi di sinistra, di lui non si è detto niente. Ecco, vi faccio vedere le immagini. C'è la marcia su Roma, porte di Roma, c'è il re che aspetta e il re con la corona in testa. È una caricatura veramente molto pesante. Ma non solo. Se andiamo a vedere quest'altro film di Cavina, Quando c'era lui, caro lei, ecco, di nuovo l'irrisione nei confronti della statura del re, ormai è un leitmotiv, in cui ci sono i corazzieri altissimi e lui piccolo, ma non soltanto. Guardate la sua sciabola, che addirittura tra gli attori viene presentato non come Vittorio Emanuele III, ma come sciaboletta. Ecco, guardate il puntone della sciabola con la rotellina, perché è troppo pesante da portare. Quindi siamo veramente alla irrisione, alla derisione, alla caricatura crudele. Andiamo all'ultima parte. Umberto di Savoia nella cinematografia. C'è la cinematografia del Principe di Piemonte e c'è la cinematografia di Umberto II, re d'Italia. Ecco, su Umberto, Principe di Piemonte, ne abbiamo 5. C'è un riferimento anche di Fellini, da Marcorba. Io e il re, questo film che ci presenta lo spostamento di Casa Reale del governo da Roma verso il 9 di settembre, e qui viene ben presentato Umberto II che chiede al re di poter ritornare a Roma, ma il re padre gli dice no, devi stare con noi, e non se ne parla più. Poi abbiamo Maria José, questo sceneggiato, qui ci presenta tutta la storia di Maria José e del Principe di Piemonte, Mafalda di Savoia e La lunga notte, riferito sempre al 25 aprile. Ecco, e adesso Umberto, re, luogo del re e re d'Italia. 3 film. Maria José, e qui, come vedremo molto, Umberto viene presentato come obbediente al padre nelle varie occasioni. Poi La vigilia di Sandro Bolchi del 1971, un film molto interessante, uno sceneggiato molto interessante, in cui, come vi farò vedere dopo, c'è una presentazione di Umberto nella sua dignità e nella sua prudenza. Poi Nascita della Repubblica, sempre del 1971. Chi è l'attore che rappresenta Umberto II? Gianfranco Ombuen, che ha curato ben 18 film per la Rai dal 1957. Di lui si sa pochissimo, non si trovano riferimenti, ma ha presentato Umberto II con molta diligenza e molta prudenza. Ecco. Il cinema non si è dimostrato irriverente e sarcastico nei confronti di Umberto di Savoia.
In Maria José, l'ultima regina di Carlo Lissani, Umberto mostra una ubbidienza sofferta nei confronti del padre. Quando il re lo invia al pellegrinaggio in Terra Santa, dopo le scappatelle amorose con varie trecette nobildonne, quando lo obbliga a sposare Maria José, quando lo obbliga a seguirlo al sud dopo l'8 settembre. Interessante il brano relativo all'abdicazione. Vittorio Emanuele III guarda il figlio con sguardo dubbioso, avendo forse perplessità sulle capacità del figlio di reggere un impegno tanto gravoso. Il consulente storico in questo film è Arrigo Petacco. Umberto, sempre secondo re d'Italia, in La vigilia di Sandro Bolchi, un Umberto evidenzia un atteggiamento dignitoso che esprime bene la sua identità. Sono stato educato ad essere principe ereditario, ad obbedire al re, come militare dovevo obbedire ai miei superiori. Per Umberto di Savoia la monarchia era concepita come un elemento di unità nazionale al di sopra delle parti politiche e un simbolo di continuità storica e istituzionale per l'Italia. Consulenza storica di Paolo Ungari. Poi abbiamo Il nastro della Repubblica di Vittorio De Sica. Questo è uno degli ultimi film prodotti da De Sica, l'ultimo del 74. È quello sconosciuto, non si trova, non c'è nessun riferimento critico. L'unico studio che l'ho fatto io qualche anno fa per un convegno lì con il professor Mola. Bene, in questo docufilm netta è la condanna della monarchia. Per questi elementi, dice su consulenza di Paolo Ungari, marcia su Roma, tolleranza e violenza dei fascisti di Lito Matteotti, guerra in Africa orientale, seconda guerra mondiale. È curioso che Paolo Ungari si dimentichi delle leggi razziali, però in questo film non se ne parla. Umberto viene presentato molto rispettoso nei confronti di Alcide Gasperi, disposto a delegare l'esercizio dei suoi poteri, rimanendo però lui capo dello Stato. Di fronte al pericolo di una guerra civile, decide di partire in esilio nel pomeriggio del 13 maggio del 46. E con questo io ho terminato la mia presentazione. Grazie. Intervento. Paolo Ungari è certamente un consulente di grande prestigio. Hai evidenziato che non si fa riferimento alle leggi razziali. Ungari ha scritto come suo primo saggio storico una bella opera su Alfredo Rocco, che insomma qualche responsabilità nell'avvento del fascismo lo ha avuto. Però ripeto, siccome ha anche avuto una fine tragica, il per me carissimo Paolo Ungari, non posso entrare certamente in polemica con lui se non raggiungendolo nell'Oriente eterno. Ma vediamo insomma come andrà, ecco, senza fretta, chiaro. Bene, ringraziamo tutti i relatori per aver animato questo convegno che io ritengo molto importante perché costituisce un punto di riferimento per gli studi. Siamo nell'80° del giorno della partenza di Umberto II e era giusto riconoscere l'importanza della sua figura e proporlo allo studio. Voglio anche ricordare che il 13 giugno, e lo sottolineo, Umberto II non parte per l'esilio, parte per l'estero. È l'Assemblea Costituente a stabilire che i Savoia, gli ex regnanti di Casa Savoia e i loro discendenti maschi non hanno diritto al rientro e al soggiorno in Italia. Quindi il re non va in esilio, va all'estero nella certezza di poter rientrare come figlio devoto dell'Italia nella propria patria non appena le acque si siano quietate. E quando arriva in Portogallo, la prima confidenza che fa per scritto a Falcone Lucifero è: ho avuto l'impressione di essere stato vittima di un trucco. Ecco, cioè l'hanno convinto a andarsene dicendo poi va bene, sì,
si torna. In realtà era il governo del CLN, punto. E da lì non si usciva e quindi era una cosa irreversibile. Del resto la bella relazione introduttiva del professor Rizzo ci ha fatto capire quale turbinio tumultuoso c'era in quel periodo e quali erano i complessi problemi da superare. E quindi che dire, in un paesino come Torre San Giorgio, che nel 1946 votò a stragrande maggioranza per la monarchia, come tutta la provincia di Cuneo, la provincia di Cuneo, la provincia di Asti, quella di Bergamo e quella di Padova, sono le 4 province dell'Italia settentrionale nelle quali la monarchia ha avuto una affermazione, ma quella in cui vi è stata un'affermazione maggiore fu proprio quella di Cuneo, in cui, come è stato ricordato anche da Massimo Nardini, molti socialisti votarono per la monarchia, perché non dimenticavano che Turati, Bissolati, eccetera, erano socialisti che erano convissuti con la monarchia. Purtroppo, come evidenziò Giolitti, non hanno mai avuto il buon senso di accettare la responsabilità del governo. Quindi, dicevo, l'eredità di questo incontro è di impegnarsi a lavorare negli studi, semplicemente questo. C'è un appuntamento, l'80° del Trattato di pace, che offrirà motivo di nuovamente tornare a riflettere sul chiaroscuro di quegli anni. Il chiaroscuro, come abbiamo detto prima, è indubbiamente, in definitiva, positivo per la ricollocazione dell'Italia nel contesto internazionale, grazie per l'appunto a riconoscimenti che vengono dai paesi ex nemici. Non dimentichiamo che tra i vincitori, nei confronti dei quali l'Italia sottoscrisse il trattato di pace, vi era anche la Bielorussia, quindi abbiamo perduto la guerra anche con la Bielorussia. E vorrei anche ricordare che l'ambasciatore che firmò, il trattato di pace non lo firmò con la penna che gli era stata predisposta sul libro del trattato, perché è poderoso questo libro, ma estrasse la sua stilografica e firmò con la sua penna, quindi come cittadino e quindi non come rappresentante. Non solo, ma dovendo poi apporre il sigillo sulla cera lacca, pose il proprio anello di famiglia col suo stemma personale. E quindi non c'era il sigillo dello Stato. Del resto, solo, mai dimenticare, fine aprile del 1948 De Nicola firmò il decreto per il riconoscimento dell'emblema della Repubblica Italiana, emblema studiato approfonditamente dal professor Tito Lucrezio Rizzo, che è un pentalfa, una stella, ecco, quindi con una serie di significati, ecco, che vanno interpretati. La consulta araldica bocciò l'emblema della stella, che poi il disegnatore era notoriamente un valdese massone, Paschetto, quindi un rappresentante di un'esigua minoranza, quello che aveva fatto le vetrate per il Ministero della Educazione Nazionale, e cioè a dire per il ministro Giovanni Gentile e i suoi continuatori durante il regime fascista, perché così era la vita. E d'altronde la commissione per l'approvazione di questo emblema era formata da una serie di studiosi e di artisti che in gran parte erano di partiti di sinistra estrema in Italia, ma che erano tutti quanti stati del precedente Partito Nazionale Fascista, perché così era normale per gli italiani dal 1931, quando la tessera del partito diventa un prerequisito indispensabile per adire al pubblico impiego. E quando Croce consigliava a chi gli chiedeva che cosa fare per il giuramento, disse: giurate, perché altrimenti nomineranno docenti persone più cretine di voi. Quindi vediamo di far così. E a proposito di Croce, di cui si è parlato, in appendice agli atti del convegno pubblicheremo lo splendido discorso
di croce contro il trattato di pace. Lui fu tra quanti si dichiararono contrari nettamente, con un inno alla nobiltà dell'Italia, che non aveva motivo di accettare lezioni di civiltà da parte di questi vincitori, eccetera, eccetera. Peraltro, e concludo, mai dimenticare che sono stati condannati a morte, giustamente, forse poi impiccati, insomma, questo è un discorso molto complicato, i gerarchi del Reich. Non si è mai fatto un processo per le bombe sul Giappone. Ecco, è un problema che rimane aperto, e quando si parla di quegli anni credo che bisogna sempre ricordare un momento che è centrale. È giusto occuparsi della storia d'Italia, collocandola nella storia d'Europa, ma ponendola anche in un quadro planetario, perché uno degli effetti più devastanti del periodo finale della guerra, eccetera, è stato di restringere gli orizzonti degli italiani a una visione di corta miranza, cioè di concentrarsi solo sulle beghe tra piccoli partiti, tra piccoli leader, aspiranti, eccetera, perdendo sempre più di vista quello che era stato il quadro internazionale dai tempi di Camillo Benso, conte di Cavour, chiamiamolo come si voglia, che certamente, il quale non si preoccupava di quello che dell'Italia si pensasse a Torino, ma si domandava che cosa di Torino si pensasse a Londra, si pensasse a Parigi, si pensasse a Berlino, perché quella era l'Europa dell'epoca, l'Europa del Congresso di Vienna, di un'Europa che andava dall'Atlantico agli Urali. Ecco, abbiamo oggi una visione molto più ristretta. Ringrazio tutti e poi contiamo di rivederci per qualche altra occasione di approfondimento storiografico. Grazie. Un ringraziamento fondamentale a Davide Colombo, che è stato il regista di tutta la Approfitto per fare un ultimo ringraziamento a nome della Libertà San Giorgio, principalmente ai relatori che sono stati molto interessanti, e faccio tantissimi complimenti per la loro ricerca in voler trasmettere a noi la conoscenza dei veri casi, di come sono passati le occasioni, come sono stati veramente gli sviluppi della storia. Vorrei ringraziare principalmente altre persone che hanno contribuito all'organizzazione, Davide Colombo, alla vicepresidente della Libertà San Giorgio, Elena Franco, e un grazie speciale al professor Aldo Mola, che sempre ci proporziona queste occasioni a Torre San Giorgio. Grazie per la vostra presenza e alla prossima. Siete tutti invitati a un rinfresco alla sala Bozzetti, alla sala accanto a questa sala della Pinacoteca. Grazie.